Allora, l'argomento di questa sera è un argomento abbastanza complesso, pieno di sfaccettature, e sicuramente un argomento che tratta anche, diciamo, diciamo, i sentimenti umani, perché è ovvio che parlando di persone scomparse parliamo anche di famiglie affrante, di coppie distrutte, di bambini e via discorrendo, ma parliamo anche di presunti crimini efferati, di persone che magari potrebbero essere scappate via senza lasciar traccia, di presunti rapimenti alieni finiti male, e tutta una serie di ipotesi naturalmente che rimangono tali fino a prova contraria, ma tutte quante plausibili. Che dici, Umberto? Qual è la cosa che ti ha portato a interessarti di questo argomento e anche a scriverci su? Sì, il tema trovo che a differenza magari di altri argomenti dove si è in un ambito più soggettivo, comunque dove ci sono sempre tanti punti interrogativi riguardo anche alla bontà dei testimoni, riguardo a che cosa le persone abbiano affermato, se davvero si possa parlare di qualcosa di oggettivo oppure no. In questi casi di scomparsa siamo di fronte appunto al fatto oggettivo che la persona è realmente scomparsa. Poi in certi casi vengono ritrovati, in altri casi no, però quindi di conseguenza siamo già in un campo decisamente più oggettivo. Ovviamente, come giustamente hai citato, David Paulides, questo ex poliziotto californiano, è il massimo studioso di questa tematica, è il primo a essersi avvicinato in maniera organica a queste scomparse. Egli ha voluto specificare un aspetto molto interessante, cioè che lui non si occupa di, come possiamo dire, scomparse normali o comuni, ma di tutte quelle scomparse che presentano degli aspetti che le stesse autorità inquirenti hanno affermato essere non convenzionali, non comuni. In che senso? Scomparse in cui sono state le stesse autorità a escludere le ipotesi più usuali, tipo pensiamo ad esempio scomparse volontarie, soggetti che per un qualche motivo vogliono scomparire, andare altrove senza lasciare traccia, così come assalti di predatori, di animali feroci che attaccano il malcapitato di turno, oppure operato di serial killer. Tutti questi casi vengono quindi esclusi dalla casistica dei missing 411. Questo perché appunto il Paulides ha voluto prendere in esame esclusivamente quei casi che mostrassero degli aspetti fortemente fuori del comune. Aspetti che però ritornano in maniera molto inquietante, nel senso tutta questa casistica presenta una serie di punti focali che fanno sì che questi casi abbiano dei punti di contatto tra loro non indifferenti. Il caso tipico è quello classico dello scalatore, del cacciatore, del soggetto che si sta muovendo in zone, in grandi distese naturali tipiche del Nord America, a volte in gruppo, a volte da solo, e all'improvviso scompare, nel senso anche in circostanze in cui c'erano più persone, nel senso il gruppo era numeroso, capita un momento in cui per un qualche motivo la persona si allontana dal gruppo e non viene mai più vista. Che cosa succede quindi? Che coloro che sono rimasti chiamano le autorità, cercano di mettere in piedi tutta come dire, una procedura di soccorso, di tentativo di ricerca della persona con tanto di cani molecolari che cerchino di reperire le tracce, però la persona non viene trovata. Oppure, aspetto ancora più inquietante, la persona viene trovata o in zone che già erano state perlustrate passo per passo, di conseguenza in zone che assolutamente erano state osservate ed esaminate, oppure anche i casi di bambini piccoli vengono ritrovati a delle distanze che risulta impossibile che un bambino piccolo possa aver percorso quella distanza da solo. Di conseguenza le autorità si trovano di fronte a un grande punto interrogativo di dover cercare di capire cosa possa essere accaduto, nel senso come è stato possibile che, ad esempio,
un bambino di 3 anni abbia percorso chilometri su chilometri in poche ore. Quindi anche qui non si capisce che cosa sia accaduto. Non solo, ma le stranezze vanno a toccare anche altri punti, vanno a toccare ad esempio il fatto che spesso queste scomparse accadano in aree in cui la stessa toponomastica, cioè quindi il nome del luogo, è come se riportasse fin dall'antichità il fatto che accadessero delle cose anomale, tipo, non so, Lago degli Spiriti, Valle Maledetta, Ponte del Diavolo, tutte cose quindi che richiamano a delle stranezze che sicuramente accadevano quindi anche in passato. Di conseguenza un fenomeno che assolutamente non è un fenomeno moderno, è un fenomeno che ha nell'antichità assolutamente dei punti di contatto. E un aspetto molto interessante è che ovviamente Stati Uniti e Canada sono appunto un paese in cui c'è stata una fortissima emigrazione da parte di Gran Bretagna, Irlanda, Germania. Qual è quindi l'aspetto interessante? Che i coloni, quando arrivarono in questi posti, portando il proprio folklore fatto di leggende che erano nate e sorte nella vecchia Europa, ecco lo stupore di vedere che anche le tradizioni locali dei nativi americani riguardavano appunto entità che ti vengono a prendere, che ti portano via, ma di questo parleremo più avanti quando cercheremo di capire quale possa essere l'origine del fenomeno. L'aspetto che da subito ha colpito Paulides è che egli ebbe a notare come alcune agenzie governative avessero abbastanza contezza di quello che stesse accadendo, nel senso gli sono stati in alcuni casi opposti dei segreti, nel senso non ha potuto indagare come avrebbe voluto e soprattutto ha notato come ci fosse una sorta di casellario composto di tutta questa casistica che quindi viene tenuto in alta considerazione come se appunto le autorità governative sapessero un qualcosa di più rispetto a quello che viene comunemente affermato e mostrato. In certi casi appunto ha visto anche intervenire l'FBI in maniera abbastanza inusitata, visto che appunto non c'era nessuna ipotesi di intervento di serial killer o di cose strane che dovessero richiedere questa tipologia di intervento. Ricordiamo che Paulides nasce come studioso di Bigfoot, cioè nasce appunto come studioso di questa strana creatura di cui alle tradizioni sia delle popolazioni locali sia poi successive, quindi nasce come studioso che cercava di comprendere che cosa ci fosse di vero in tutti quei resoconti relativi a questo essere scimmiesco di dimensioni imponenti. Essere di cui esiste tra l'altro un filmato molto celebre del 1967 in cui si nota con forte chiarezza questa strana entità scimmiesca. Che cosa è successo quindi? Che indagando su Bigfoot, Paulides si è reso conto che nelle zone in cui erano riportati molti avvistamenti di Bigfoot erano anche riportati tanti casi di sparizioni misteriose e di conseguenza ha deciso di indagare anche su tutta questa casistica, dal momento che si tratta di una casistica davvero imponente. Un altro aspetto singolare, oltre a quello appunto dei nomi, che è come se ricordassero il fatto che anche in passato accadessero sparizioni di questo tipo, è che Paulides in molti casi ha notato come il clima meteorologico durante le ricerche quasi sempre cambiasse in negativo, quasi come se ci fosse una sorta di mano che andasse addirittura a interferire anche sulle condizioni meteo, rendendo quindi molto difficoltose le ricerche. Ci sono casi eclatanti, nel senso abbiamo appunto accennato al tipico caso della persona che scompare come se fosse quasi inghiottita nella terra o prelevata chissà dove. Ci sono altri casi in cui appunto le persone vengono ritrovate, in certi casi vengono ritrovate anche vive, in uno stato fortemente confusionale, nel senso ci sono persone che faticano a ricordare che cosa sia davvero successo, ci sono casi di bambini che raccontano raccontano delle esperienze molto, come dire,
folcloristiche, nel senso raccontano di essere state accudite da mamma orso, da mamma lupo, quindi qua entriamo in un campo di potenziali entità mutaforma, di strani spiriti del luogo, per cui in questi casi in cui le persone vengono ritrovate è molto interessante sentire che cosa raccontino. Ci sono casi di persone che non sanno cosa sia loro successo e si ritrovano magari a centinaia di chilometri di distanza. C'è un caso del 2010 di uno sciatore che era andato appunto a sciare in California per poi ritrovarsi in Florida senza sapere come fosse arrivato alcuni giorni dopo. Quindi tanti casi di soggetti che... Cioè, dalla California alla Florida c'è un continente. Sì, assolutamente. È un caso del 2009 che avevo letto oggi, appunto il tizio ha un cognome greco, e ce ne sono tanti di casi di questo tipo. In altri casi invece le persone vengono ritrovate purtroppo morte, senza segni di aggressione da parte di animali, senza segni di aggressione da parte di potenziali serial killer, e di conseguenza sono le stesse autorità a specificare come si tratti di casi totalmente fuori del comune. Anche gli anatomopatologi, quando cercano di analizzare, non riescono a trovare una causa di morte che sia, come dire, standard, nel senso, in certi casi parlano, cioè non si è mai parlato di appunto attacco di bestie, di attacco di serial killer o cose di questo tipo, per cui sono tutti casi che rimangono con un grandissimo punto interrogativo, con la stranezza appunto che anche in circostanze in cui la persona era sostanzialmente sotto gli occhi di tutti, pensiamo ad esempio a casi di bambini, pensiamo ad esempio a casi di gruppi di persone che vanno, non so, a fare escursioni, che vanno a fare trekking o cose di questo tipo, quello che molti testimoni riportano è che la sparizione è come se fosse avvenuta nell'unico momento in cui ci fosse stata la possibilità di portar via la persona che poi è sparita. Questo è molto interessante perché dobbiamo pensare a come quelle zone, grandi parchi nazionali, siano estremamente meno antropizzate, meno urbanizzate di come siamo abituati da queste parti, per cui ci sono ampie distese in cui non c'è davvero nessuno, di conseguenza il fatto che le scomparse avvengano così, all'improvviso, come se ci fosse qualcuno o qualcosa che ti segue, pronto a cogliere l'unico attimo in cui portarti via, sicuramente è molto inquietante. E di questo sono le stesse autorità inquirenti ad affermare appunto la stranezza del fenomeno, per cui non è che sia David Paulides che in maniera surrettizia si mette a inventare i casi oppure a dire questo caso è normale e invece le autorità dicono no, è tutto normalissimo. Assolutamente no, per cui questo già dà sicuramente una sorta di ufficialità e di oggettività a tutto questo fenomeno, cosa che magari appunto in altri ambiti è sempre un pochino più difficile perché siamo in presenza di minore oggettività. Qua invece appunto con la persona scomparsa per giorni, tornata appunto in stato confusionale, è ovvio che siamo di fronte a qualcosa di sicuramente più obiettivo, ecco. Allora, intanto ti chiedevo se Paulis, mi sembra che ha fondato un'associazione che si occupa proprio del Bigfoot. Certo, e se sì. non ricordo male, diciamo che non si parla solo di Bigfoot, ma anche di creature simili al Bigfoot, che vivrebbero comunque, apparirebbero, eccetera, sul territorio americano. Secondo te sarebbe possibile, plausibile che eventuali creature, in questo caso quindi criptozoologiche, possano, e quindi ominidi, eccetera, nello specifico, possano entrarci in qualche modo con queste sparizioni? Visto che alcune delle persone che diciamo vengono ritrovate, soprattutto quando si tratta di bambini,
come un caso del 1955, adesso io non mi ricordo, ma c'era un caso storico di un bambino, anzi un bambino di nome Benny, di 4 anni, che viene ritrovato dopo diversi giorni a 20 km di distanza dal luogo dove era stato rapito, dove era scomparso in realtà, non rapito, ma viene trovato in un luogo talmente impervio, impossibile da raggiungere, che non ci sarebbe mai potuto arrivare da solo, tanto che ebbero poi fatica a recuperarlo. Ma allo stesso tempo lo trovarono pulito, ben nutrito, assolutamente in uno stato normale, semplicemente che non si ricordava cosa era successo. Questa è una cosa, secondo me, molto importante. Tu che ne pensi di tutta questa... Assolutamente. Di questi... Paulides nasce come studioso di Bigfoot, assolutamente sì, e notando appunto come in quelle aree ci fossero sparizioni anomale, è passato quindi poi a indagare tutte queste sparizioni. Che ci possano essere ominidi non conosciuti, io penso che sia abbastanza difficile, nel senso che ipotizzo che sarebbe stato prima o poi trovato un qualche cadavere di un potenziale ominide ancora sconosciuto. Ma questo perché? Questo perché andiamo quindi a cercare di capire che cosa possa essere Bigfoot. Ecco, qui rifacendomi alle teorizzazioni di John Keel, il celebre studioso americano di queste tematiche, Bigfoot compreso, è perché non penso che Bigfoot sia un animale nel senso comunemente inteso. Cioè non penso che sia quindi un ominide, non penso che sia una scimmia o qualcosa del genere, ma che rientra a tutti gli effetti in quella vasta congerie di esseri, diciamo, parafisici, cioè di esseri che non appartengono a questo piano del reale, ma che vengono da un altrove, il che non vuol dire che non abbiano consistenza fisica, che non possano assumere consistenza fisica, semplicemente non ce l'hanno sempre e possono quindi nascondersi nel loro reame, nel loro mondo, ed emergere nel nostro sostanzialmente a giacimento. E quindi alla domanda se ci possa essere una connessione tra Bigfoot e queste scomparse, assolutamente sì, anche perché è oggettivo il fatto che le aree di sparizione tendano a coincidere con quelle di maggiori avvistamenti di Bigfoot, per cui una qualche connessione sicuramente ci deve essere. E che si possa trattare di rapimenti da parte di questi esseri dalle forme scimmiesche è una possibilità. L'aspetto interessante è che sia il folklore nordamericano, cioè sia il folklore nativo americano, sia il folklore quello portato appunto dall'Europa, da Regno Unito, Germania, Francia, ecco, tutti questi folklori in apparenza lontani riportano la presenza di creature non di questo piano del reale che si interfacciano con l'uomo e che specialmente nei pressi di corsi d'acqua, laghi, ruscelli, non aspettano nient'altro che portare via le persone. Questo è un tema fortemente ricorrente in ambo gli ambiti folcloristici e mitologici, quindi questo è un aspetto molto interessante perché pur essendoci un oceano di mezzo tra nativi americani e coloni europei, ecco, le tradizioni erano assolutamente comuni e convergenti, quindi questo è molto interessante perché porta verso una oggettività del fenomeno, nel senso che quindi queste sparizioni realmente accadevano e sono continuate ad avvenire. Ecco quindi che ritengo che assolutamente ci sia una connessione tra Bigfoot e queste scomparse. Non sempre questo fenomeno appunto del Bigfoot assume quella parvenza, per cui ci sono casi in cui i testimoni raccontano di aver visto appunto queste entità che hanno assunto forma più tranquillamente animale di animali conosciuti. Appunto alcuni bambini hanno raccontato di mamma orso, di mamma lupo, hanno fatto racconti di questo genere. Giustamente qualcuno in chat ha anche citato Picnic a Hanging Rock, assolutamente sì, ma per due punti di vista. Il primo è
per quanto riguarda appunto il fatto che queste sparizioni possono avvenire in zone con queste formazioni rocciose. E il secondo è che la stessa vicenda di Picnic a Hanging Rock, il giorno di San Valentino del 1900, con la celebre scolaresca femminile appunto vicino a questa Hanging Rock in Australia, alcune delle persone scomparvero. Alcune di queste ragazze scomparvero all'interno di un contesto in cui durante questa gita a questa formazione rocciosa australiana erano accaduti dei fatti che, analizzati così a posteriori, definiremmo inquadrabili in un contesto ufologico, quindi con tanto di orologi che si erano fermati, non solo uno, che ovviamente poteva anche essere una coincidenza, ma 3 orologi che si fermarono nello stesso momento senza apparente motivo, così come anche l'aver notato da parte di vari testimoni una sorta di strana nube rossa in cima alla formazione rocciosa, per cui un avvenimento, quello di Hanging Rock, sicuramente anomalo e sicuramente configurabile e inquadrabile all'interno di questi Missing 411, per cui il commento è assolutamente fortemente sensato. Va anche detto che non tutta la casistica però assume queste connotazioni di caso standard, quindi di persona che nelle grandi distese nordamericane scompare o in solitaria o scompare in gruppo. Ci sono anche casi fortemente inquietanti in città. C'è un caso tremendo che ebbe luogo intorno al 2010 a Boston, durante una partita di hockey della squadra locale Boston Bruins, che appunto c'era un signore di mezza età che era andato a vedere la partita e il suo cellulare si stava scaricando, di conseguenza avvisò la moglie del fatto che non avrebbe potuto, come sempre, mandare il messaggio per avvisare del momento esatto di fine della partita, che magari c'era anche i supplementari, e di conseguenza le scriveva: guarda, mi si sta scaricando il cellulare, sappi che comunque ci troviamo al solito posto. Il cellulare si scaricò, però quest'uomo al solito posto non arrivò mai, per cui la moglie, avendo capito che la partita era finita, che stavano uscendo altri tifosi, dopo un po' si preoccupò fortemente perché il marito non stava arrivando. E che cosa accadde? Che la persona appunto non era completamente scomparsa e poi venne ritrovata settimane dopo in acqua al largo di Boston, con la stranezza ulteriore che il corpo presentava, come dire, dei segni come dire, di essere stata in acqua, ma non tutto il tempo della scomparsa, per cui ci si chiedeva cosa potesse essere accaduto, un caso estremamente inquietante di scomparsa di questo genere. Ce ne sono anche altri, ci sono casi... Ti fermo un secondo, Umberto. In pratica aveva uno stato di decomposizione di qualche ora che stava in acqua e non di diversi giorni. E non di giorni, esatto. C'era qualcosa di prima, anomalo da quel punto di vista, esatto. Prima che continui, allora, credo sia opportuno approfondire un attimo la questione delle caratteristiche che questi casi hanno. Cioè il fatto che ci siano dei punti comuni tra tutte le sparizioni, anche là dove ci sono poi dei ritrovamenti, che sono appunto il contatto con la natura, in particolar modo con l'acqua, quindi laghi, fiumi, luoghi, diciamo, che in qualche modo, per esempio, durante un'escursione con determinate condizioni climatiche e meteorologiche potrebbero anche essere più pericolosi del normale, e anche le condizioni meteo, mi sembra di capire, e poi la scomparsa improvvisa, cioè l'assenza totale di qualsiasi tipo di prova. Quindi, giusto per fare un esempio, se normalmente si ha una persona che ne so, si muove in un ambiente particolare,
lasciando delle orme, lasciando dei rami rotti, eccetera. In questi casi invece tutte queste tracce che normalmente ci sono non ci sono assolutamente. C'è il vuoto totale di qualsiasi forma di prova. Sì, gli aspetti singolari sono aspetti ricorrenti, nel senso, ci sono casi in cui i cani molecolari non riescono a percepire le tracce olfattive, oppure riescono fino a un certo punto e arrivati magari in una certa zona, all'improvviso perdono la cifra olfattiva, come se il soggetto fosse scomparso in quel punto esatto e fosse stato traslato e portato altrove, chissà come, chissà dove. Così come in altri casi invece, le persone vengono ritrovate all'interno di aree che erano state precedentemente indagate alla perfezione, come in quei film in cui vediamo quelle catene umane con soggetti distanziati pochi passi che setacciano a palmo l'intero terreno, per cui ovviamente era impossibile che la persona scomparsa si fosse trovata all'interno di quest'area, visto che appunto era stata perlustrata e indagata in maniera capillare. Così come ci sono appunto casi in cui vengono ritrovati dei vestiti o parti a volte anche parti del corpo, senza che però ci sia appunto come dire, la firma di potenziali predatori, per cui non si capisce cosa possa essere accaduto. Oppure, come detto prima, il fatto di bambini che vengono ritrovati a distanze che è impossibile che abbiano percorso da soli e al tempo stesso non ci sono segni che qualcuno possa averli portati e fatti, come dire, portati in braccio o comunque trasportati altrove. Come anche in altri casi in cui ci sono segni di caduta da forte cioè da altezza elevata, di soggetti che però appunto si trovano in zone in cui non ci sono affatto dei rilievi montuosi, per cui come se fossero cascati dall'alto senza spiegazione. E sono tutti aspetti ovviamente fortemente inquietanti, perché il fatto che un soggetto presenti dei segni di caduta all'interno di un contesto in cui non c'è possibilità di essere caduti dall'alto in maniera convenzionale, è ovvio che presenta un grandissimo punto interrogativo su cosa possa essere realmente successo. E di conseguenza Paulides ha messo insieme tutta questa tipologia di casistica che abbia questi elementi in comune. E appunto ha notato anche quell'aspetto di condizioni meteo che tendono spesso al peggioramento, così come ha notato anche il fatto di sparizioni che spesso avvengono in prossimità di corsi d'acqua, in questo rifacendosi appunto anche ai racconti del folklore di queste entità acquatiche che sono lì pronte a carpirti e a portarti via. Così come ha anche trovato tutta una serie di casistiche di sparizioni anche in contesti urbani. Abbiamo appunto citato quello di prima della partita di hockey, ma ce ne sono anche tanti altri in contesti, ad esempio, universitari. Molte persone sono scomparse in circostanze simili. Ad esempio, c'è un caso molto inquietante di un soggetto che venne ripreso dalle telecamere di un locale, di un bar, mi sembra in Florida, e questo soggetto viene ripreso dalle telecamere che sembra appunto entrare nel bagno del locale per poi scomparire, nel senso non viene visto assolutamente uscire e risulta scomparso dalla faccia della terra. Ma di questo del resto comunque in Nord America abbiamo tutti i ritagli di giornale presi da Charles Fort, il primo indagatore dell'occulto, che negli anni 10 e 20 del Novecento in maniera estremamente certosina si era messo a ritagliare tutti quei casi anomali, ma non solo scomparse, anche avvistamenti di strani oggetti, piogge di rane, piogge di uccelli, piogge di sangue, piogge colorate, caduta di strani oggetti dal cielo, e in tutta questa casistica anomala anche scomparse. Scomparse appunto fortemente strane, quindi scomparse in circostanze difficilmente spiegabili. Quindi
Sicuramente il territorio nordamericano presenta queste caratteristiche strane. Ovviamente non si tratta semplicemente di una casistica che riguarda il Nord America, diciamo che Paulides ha preso in esame per motivi linguistici, specialmente casi che siano accaduti in paesi anglosassoni, per cui anche Regno Unito, anche Australia, Nuova Zelanda, Canada. E ci sono casi, ad esempio, c'è un caso eclatante che è accaduto in Antartide. Nel 1966 uno studioso che lavorava appunto in una base antartica, il professor Dish, si stava recando dalla base a una installazione collocata a circa 100 metri di distanza, era dicembre, quindi era la stagione più calda relativamente parlando, e questa persona letteralmente scomparve, nel senso che pur in un contesto di quel genere, quindi contesto protetto, contesto in cui non c'era possibilità di predatori, non c'era possibilità, quantomeno teorica, di serial killer, scomparve senza lasciare più traccia, per cui il professor Dish è scomparso proprio dalla faccia della terra senza che si sia compreso cosa possa essere accaduto. Questo è un caso fortemente inquietante. Oppure pensiamo anche al celebre caso di Elisa Lam, questa ragazza scomparsa a Los Angeles. Caso fortemente inquietante, di cui ci sono anche dei video di questa ragazza che sembra appunto in preda a una certa confusione mentale all'interno di questo hotel, il celebre Cecily Hotel di Los Angeles, appunto, hotel in cui c'erano stati degli efferati omicidi nel corso dei decenni, quindi un hotel con una fama sinistra. La ragazza scomparve all'improvviso, i genitori preoccupati da Vancouver cercarono di coordinare le indagini. Un giorno in questo hotel ci fu un problema idraulico, nel senso che c'erano dei problemi con la cisterna collocata, come spesso accade negli Stati Uniti, in cima alla struttura, e di conseguenza che cosa accadde? Che venne chiamato un manutentore che andasse ci fosse appunto nella tanica dell'acqua che presentava quindi dei problemi. Il manutentore si recò in cima all'hotel, aprì la porticina che dava sul tetto, porticina che tra l'altro era anche allarmata, aprì la cisterna e con sommo orrore vide che Cecily Lam era Elisa Lam, chiedo scusa, Elisa Lam era all'interno di questa cisterna. Non si capiva come potesse esserci arrivata, come l'antifurto non fosse scattato, che cosa ci facesse senza abiti all'interno di questa cisterna collocata in cima appunto all'hotel, anche perché risultava molto difficile, se non impossibile, che fosse riuscita senza scala e senza niente ad arrampicarsi. Di conseguenza questo è un caso che ha lasciato interdette le autorità inquirenti, perché risultava davvero incomprensibile cosa potesse essere accaduto. E del resto comunque i casi di soggetti o anche animali ritrovati all'interno di cisterne non è l'unico questo, ce ne sono assolutamente anche altri. Immaginiamo anche le tipiche cisterne. Appena finisci con questo caso poi ti fermi un secondo. Certo, no, finisco solo sul discorso cisterne, nel senso non è la prima volta che vengono trovate persone o anche animali all'interno di cisterne. Immaginiamo anche quelle classiche sia australiane sia statunitensi, quindi molto grandi, molto alte, in cui è impossibile entrare se non, come dire, in modalità abbastanza anomale, e vengono ritrovati al loro interno, non si sa bene neanche il perché e il per come, ecco. Quindi il ritrovamento in cisterna è un qualcosa che è accaduto anche altre volte. Allora, io in questi giorni ho ripreso nuovamente a parlare di fenomeno delle mutilazioni animali e ho riproposto un paio di miei articoli, ne ho scritti tanti su questo e ne scriverò anche tanti altri, perché comunque ho avuto modo di accedere ad una certa documentazione interessante. Ma ci sono anche, oltre a quelli delle mutilazioni animali, anche casi di mutilazione umana, con sparizione e ritrovamento di persone
mutilate. Ovviamente sono di gran lunga un fenomeno molto meno conosciuto e anche per fortuna molto meno diffuso di quello degli animali, però diciamo che ci potrebbe anche stare un collegamento tra questi due fenomeni, soprattutto dopo che ci hai spiegato questa cosa della cisterna molto interessante che non sapevo assolutamente, poiché proprio quando ci sono i ritrovamenti degli animali mutilati, di questi eventi che spesso sono associati a UFO, soprattutto a sfere di plasma, ma anche agli elicotteri neri e in alcuni casi anche a strane figure che si spostano, rituali, eccetera, eccetera. E a volte sono stati ritrovati sopra gli alberi, sopra i tralicci dell'alta tensione, eccetera, quindi ci può stare che sganciati dall'alto vanno a finire anche dentro una cisterna, se questa fosse aperta, naturalmente, perché credo che in questo caso forse la cisterna fosse chiusa. Quella di Elisa Lam era chiusa, sì. Quindi ancora più misteriosa la cosa, anche se azzarderei l'ipotesi del teletrasporto, cioè anziché scaricarli dall'alto, li teletrasportano dove gli capita, cioè nel punto dove si trovano, e magari vanno a teletrasportare l'animale su un palo della luce o dentro una cisterna dell'acqua. E prima di chiederti quindi cosa ne pensi di questa cosa affiancata alla Missing 411, volevo fare un attimo una cosa un po' ironica, naturalmente. Poco fa ridevo mentre parlavi perché sono successe una serie di cose strane, tanto per cambiare, perché ultimamente in live ne succedono spesso. Allora ho deciso, e Bruno se la rideva perché ci siamo chattati nel frattempo, di annunciare pubblicamente che abbiamo un fantasma nello studio del Salotto dei Misteri, perché non si spiega altrimenti com'è che si attivino da soli praticamente certi banner e certe cose senza che né io né lui, che siamo gli unici che abbiamo accesso, li attivino. Nulla di male naturalmente, però da questo momento in poi sappiamo che c'è un collaboratore fantasma che ogni tanto attiva le cose da solo e magari disturba anche il segnale dei microfoni. Chiusa questa parentesi, poi magari facciamo un sondaggio e diamo un nome al fantasma del Salotto dei Misteri. Sarebbe anche una cosa carina. Quindi cosa pensi tu di un eventuale collegamento tra il fenomeno delle mutilazioni animali, delle mutilazioni umane, e il fenomeno delle sparizioni? E poi un'altra cosa, tempo fa io ho fatto una ricerca e ho scritto un articolo sul caso della strada delle lacrime che unisce il Canada agli Stati Uniti, che è un luogo dove praticamente spariscono una marea di persone ogni anno. Cioè, si parla che negli ultimi 50 anni sono sparite ufficialmente circa 10.000 persone su questa strada, e la maggior parte sono donne e bambine e quasi tutte di etnia amerinda, quindi sono tutti originari americani e non coloni europei. Ti rispondo prima sulla seconda riguardo l'aspetto etnico, perché è un aspetto interessante, nel senso Paulides ha notato come vi sia una maggioranza anomala, nel senso che non rispecchia la distribuzione etnica della popolazione statunitense in queste sparizioni. In che senso? Nel senso che c'è una forte predominanza di sparizioni di soggetti di ascendenza tedesca, per cui persone con cognome chiaramente tedesco scompaiono in percentuali più rilevanti rispetto al resto delle percentuali etniche contenute all'interno degli Stati Uniti. Questo è un aspetto interessante perché uno scarto, una deviazione così netta rispetto alla mappa etnica statunitense rappresenta quindi un qualcosa di interessante, un qualcosa che va segnalato e che andrebbe indagato alla ricerca di potenziali risposte. Sempre da un punto di vista di scelta di persone, in questo ricollegandosi poi anche alle tradizioni relative ai fairies e alle loro motivazioni, alle loro
potenziali, come dire, motivazioni dietro la scelta di chi rapire e come, Paulides ha notato che spesso vengono rapite o personalità fortemente, come dire, di intelligenza fuori del comune, dalle caratteristiche quindi piuttosto notevoli per intelligenza, per tipologia di persona, oppure anche persone con sindromi molto peculiari, molto, come dire, molto anomale, nel senso statisticamente poco presenti come sindromi, per cui ha notato questi aspetti, cioè quindi un'incidenza di sparizioni verso soggetti con patologie rare e verso soggetti con un grado di intelligenza fortemente fuori dalla norma. Quindi in questo ricollegandosi anche alle tradizioni appunto del piccolo popolo di area celtica che andava a rapire persone secondo degli schemi ben precisi, in certi casi poi appunto anche sostituendole con un corrispettivo di Fairyland, quindi del mondo delle fate, che prendeva il posto della controparte umana che veniva quindi sostituita, per cui l'umano veniva portato a Fairyland e il Fairy veniva invece lasciato tra gli uomini, che poi si accorgevano però del fatto che ad esempio il bambino non fosse più lui, che presentasse delle stranezze, che fosse quindi una persona diversa. Per andare invece all'altro aspetto che mi hai citato prima, cioè quindi alla potenziale connessione tra mutilazioni animali, mutilazioni umane e questo fenomeno delle scomparse, assolutamente sì, nel senso che anche qui è stato lo stesso Paulides a notare come ci siano dei casi in cui c'è anche una componente, diciamo, ufologica. In che senso? Ci sono casi in cui ci sono stati contemporanei avvistamenti di oggetti volanti non identificati in concomitanza con la sparizione della persona. C'è poi un caso iconico e fortemente inquietante di un cacciatore, mi sembra nell'Idaho, che appunto era andato a cacciare e all'improvviso vide uno strano oggetto fermo in una radura e non capendo bene cosa fosse, vedendo uno strano movimento tra le frasche, sparò un colpo. E questo colpo, con suo sommo stupore, andò a infrangersi contro una sorta di barriera che egli percepì, come dire, come se fosse plexiglass, nel senso che il colpo venne fermato e cadde a terra, un po' come la mano di Neo in Matrix, quindi un effetto abbastanza inquietante. Questo cacciatore venne circondato da dei soggetti percepiti come non umani e da lì i suoi ricordi sono leggermente vaghi, nel senso che ha memoria di essere stato portato a bordo di questo oggetto che stava all'interno della radura e di essere appunto stato portato via altrove. E lui a questo punto ricorda chiaramente impresso nella sua mente questa frase, cioè una qualche entità che disse no, non è la persona giusta, riportatelo indietro. Egli tornò quindi, venne riportato nel suo paesino nell'Idaho e sconvolto tornò a casa e raccontò alla moglie incredula quello che gli era accaduto. Chiamò anche lo sceriffo e essendo una persona molto stimata all'interno della comunità locale, nel senso che non è che avesse fama di pazzo o di scemo del villaggio, il suo racconto venne preso in forte considerazione e soprattutto venne trovato il proiettile che presentava appunto una deformazione totalmente compatibile con l'essersi scontrato con un qualcosa che appunto l'aveva completamente bloccato, come se fosse appunto del plexiglass o qualcosa comunque di indistruttibile che l'aveva completamente modificato e piegato. E questa quindi perché è una testimonianza interessante? Perché è una testimonianza che connette il tema delle sparizioni anomale con la tematica ufologica, perché giustamente uno potrebbe chiedersi, ma se questa voce di cui questo cacciatore ha ricordo, anziché
dire che la persona era sbagliata, che non era quella giusta, e quindi anziché riportarlo indietro l'avessero ritenuta la persona giusta, a questo punto forse non sarebbe mai tornato, per cui questo cacciatore sarebbe scomparso e nessuno lo avrebbe mai più visto. Questa è sicuramente una domanda totalmente legittima e ci sono appunto dei casi che connettono anche a livello di prove il fenomeno ufologico con il fenomeno delle scomparse, quindi casi in cui vengono proprio avvistati degli oggetti volanti non identificati in concomitanza o poco prima o poco dopo di una sparizione anomala. Del resto, se ci pensi, anche lo stesso caso Walton è abbastanza ai confini tra le due tipologie, semplicemente poi Walton è tornato, ma a tutti gli effetti quella era una scomparsa che durò per 2 settimane, se non sbaglio, prima che Walton tornasse, dopo che i suoi colleghi boscaioli avevano visto questo oggetto volante non identificato che lo colpì con un raggio, stecchendolo, stendendolo, per poi appunto portarlo via. Quindi sicuramente sono tematiche che sono connesse le une con le altre. E riguardo appunto, vedo in chat che uno fa una domanda giusta, nel senso che cosa ci si riferisce con, perché si chiamano Missing 411, Missing 411? Perché 411 appunto è un numero che negli Stati Uniti è un numero per avere informazioni. Ovviamente una cosa che oggigiorno dubito che qualcuno chiami 411, sono quelle cose un po', come dire, molto anni 80, anni 90, però Polaides gli ha dato questo nome così, per appunto evocare un qualcosa che avesse un sapore anche leggermente retro di questo numero da chiamare per avere informazioni su una casistica di cui si hanno poche informazioni, di cui appunto si cerca di capire cosa possa essere successo a queste persone. Mi ero scordato il microfono staccato. Mentre tu parli, dicevo, a volte mi scrivo delle domande, no? Perché vengono man mano va avanti, insomma, il discorso. E allora notavo, quando tu hai parlato di collegamenti con la cultura celtica, che gli stessi collegamenti ci sono anche con la cultura norrena, perché anche nella cultura norrena, nelle grotte, nei fiumi, nei laghi, ma soprattutto nelle sorgenti, ci sono gli spiriti che spesso, se non gli porti un dono o qualcosa, praticamente ti fanno sparire, in buona sostanza. O ti portano altrove, o ti uccidono, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente andando a scavare anche in altre culture che magari sono antiche e storicamente collegate, seppur per piccoli fili, ad un unico schema, ad un'unica cultura primordiale, potremmo dire. E poi mi porta a farti una domanda, intanto diretta, poi nell'eventualità sia un sì la tua risposta, a chiederti appunto cosa ne pensi. Tu conosci il libro verde della Forestale? No, cioè non l'ho mai letto. No, allora leggerlo ritengo sia impossibile, no? Ti chiedevo appunto della conoscenza. Allora è un libro che qualche anno fa venne pubblicato su Facebook da un capitano dei carabinieri che ne venne in possesso. Praticamente era il libro mastro, il libro segreto del Corpo Forestale Italiano, dove erano appuntati tutti i documenti delle investigazioni sul paranormale forestale, cioè in pratica tutti quei racconti, le fotografie, le investigazioni fatte sul campo sugli eventi collegati al piccolo popolo. Quindi questa cosa ebbe una risonanza incredibile, nell'arco di poche ore diventò virale ovunque. Furono mostrate 6 pagine, 3 fotografie e la copertina e diciamo il plico.
nell'arco di 6-7 ore sparirono tutte cose, l'articolo, il libro, le fotografie, che non si trova più niente. Per chi ebbe la fortuna all'epoca, io parlo del 2013-2014, di riuscire a vedere questo materiale, le 3 fotografie che mostravano una creatura che veniva definito un ognomo, a tutti gli effetti, che saltava sul bagagliaio di un fuoristrada della forestale, ed era a tutti gli effetti un grigio, preciso, identico, cioè proprio nella fotografia si vedeva che era un grigio. E nelle altre 2 fotografie, idem, si vedeva la stessa cosa. Questo mi interessava per arrivare al fatto che probabilmente a livello globale, così come è documentato il fenomeno UFO, il fenomeno degli extraterrestri, delle abduction, delle interazioni, delle mutilazioni animali, eccetera, eccetera, così come anche quello delle creature misteriose come il Bigfoot e via discorrendo, anche quelle che sono le leggende a cui magari non crediamo più, come il piccolo popolo, probabilmente invece vengono studiate, vengono ricercate in ambienti molto ristretti, là dove si verificano delle cose che non sono altrimenti spiegabili, ma che sarebbero connesse comunque col mondo degli UFO, col mondo degli alieni, col mondo delle abduction. E quindi ti chiedo di addentrarti un momento, anche se questa cosa la prendiamo, la mettiamo un attimo di lato, visto che non hai informazioni su questo libro, ma ritengo che non ne abbia quasi nessuno. Cosa pensi a livello di ipotesi e di collegamento tra questo fenomeno delle sparizioni generico, quindi anche di quelli che vengono ritrovati, eccetera, e il fenomeno delle abduction proprio in senso stretto? Cioè, c'è secondo te la possibilità che queste persone siano degli addotti e in alcuni casi diciamo vengono accuditi, riportati, in altri casi fanno mala fine? Sì, io penso che queste persone qua del fenomeno Missing 411 sono persone che a tutti gli effetti scompaiono. Sono persone che poi scompaiono in un contesto che è molto diverso da quello dell'abduction standard, cioè l'abduction standard, pur con tutte le sue differenze e casistiche diverse, è un abduction che in genere avviene tendenzialmente nella camera da letto. Ci sono ovviamente tanti casi diversi, ci sono casi di abduction in automobile, però è come se le 2 fenomenologie avessero comunque delle differenze molto sostanziali sul luogo di scomparsa, per cui in genere l'addotto classico viene portato via all'interno di un contesto che percepisce come caro, come affidabile, come confortevole. Lo scomparso da Missing 411 invece scompare all'aperto, quindi scompare in zone teoricamente, ipoteticamente non così sicure come il focolaio domestico. E quella secondo me è già una forte differenza. E l'addotto standard, a parte rarissimi casi come Walton e pochissimi altri, l'addotto standard non ha, come dire, in genere ha poche prove a supporto che non siano quelle del proprio resoconto personalissimo, per cui l'addotto standard viene allo scoperto dicendo ieri sono stato rapito, mi hanno portato nel tal posto, sulla tale astronave, sul tale pianeta, oggi sono tornato e vi racconto quello che ho visto. Invece lo scomparso Missing 411, innanzitutto in tanti casi non torna, in altri casi torna, ma è in completo stato confusionale e non si mette a raccontare di astronavi, a parte quell'unico caso appunto del cacciatore. E quindi secondo me ci sono delle differenze anche abbastanza sostanziali, anche perché poi tutto il mondo relativo all'abduction è un fenomeno
che è anche riproducibile, nel senso, riporto appunto l'attenzione su il celebre esperimento del professor Strassman, che all'interno di questa struttura medica del New Mexico nel 2001, con somministrazione endogena tramite vena endovenosa di DMT, di metiltriptamina, che cosa fece? I pazienti iniziarono a avere delle esperienze totalmente sovrapponibili con quelle di abduction, per cui, essendo questo fenomeno ripetibile, è ovvio che è un fenomeno che sicuramente non necessariamente avviene su un piano fisico. Al contrario, la sparizione Missing 411 avviene assolutamente su un piano fisico, cioè il corpo della persona scompare. Che poi in certi casi venga ritrovato, che in certi casi la persona ritorni, questo è un altro discorso ancora. Al contrario, il rapito, anche in quei casi in cui vengono messe delle videocamere all'interno della stanza per cercare di testimoniare la sparizione, non viene notato nulla, nel senso, la persona rimane sempre lì. E quindi secondo me sono differenze di non poco conto. Ed è per questo che appunto all'inizio affermavo come le scomparse Missing 411 fossero un qualcosa di fortemente più oggettivo, perché abbiamo proprio il cosiddetto corpo del reato, nel senso la persona è scomparsa, mentre nell'abduction è tutto un ambito molto più soggettivo in cui dobbiamo affidarci alla testimonianza dell'addotto di turno e sospendere il giudizio, nel senso di dire gli presto fiducia sì oppure no, con certi casi in cui ovviamente il quadro probatorio è maggiormente credibile, come appunto nel caso di Travis Walton, in cui abbiamo questi colleghi boscaioli che l'hanno visto colpito da un raggio, hanno visto l'oggetto volante non identificato. E quello appunto è un caso al confine, un caso fortemente al confine, perché poi appunto Travis Walton per 2 settimane è scomparso, per poi tornare e raccontare quello che gli era successo. Però ecco, di casi come Travis Walton, nella vasta letteratura relativa all'abduction, in genere è solamente il suo il caso che si possa riportare con grande oggettività. Tutti gli altri sono casi in cui ci si deve, come dire, bisogna sospendere il giudizio e affidarsi alla testimonianza dell'addotto, per cui trovo che siano casistiche che solo in certi casi hanno delle convergenze, ma sono quei casi in cui potenzialmente l'abduction è un'abduction reale, ecco, non quindi un qualcosa che abbia connotati più soggettivi. Allora, Umberto, una premessa, una precisazione non per te, ma naturalmente per chi ci sta ascoltando. L'abduction è un rapimento, punto. Poi noi lo definiamo come rapimento alieno, ma il termine abduction indica proprio il rapimento in sé, quindi anche se una persona è rapita da un individuo viene definita abduction. Quindi quando in America si parla di abduction aliena viene detto proprio alien abduction. Ah, certo, sì. E, prima di fare vedere delle mappe che poi commenteremo, argomenteremo un attimino, volevo farti un'ultima domanda riguardo, diciamo, a precisazioni da fare nel contesto delle sparizioni, in quanto una delle teorie che viene tenuta in considerazione di più, per quanto possa sembrare assurda, anche a me sembra assurda a tutti gli effetti, è quella che le persone che sparirebbero lo farebbero in preda a crisi psicologiche che li porterebbero a fuggire, nascondersi e nel loro atto di follia, disorientamento, in pratica finirebbero nei dirupi, nei laghi, nei fiumi, magari in momenti in cui ci sono condizioni meteo estreme, quindi pioggia oppure nebbia, eccetera, quindi magari scarsa visibilità, maggiori possibilità di incidenti, eccetera, eccetera. Allora, dico perché per me ci può stare magari in un caso su 100, in un caso su 1000, ma non è secondo me una possibilità che può riguardare tutti, soprattutto i bambini. Tu che ne pensi?
Beh, sì, che ci possa essere, nella vasta casistica qualche, caso di, dissociazione psicogena, sì, per cui, soggetti che per una serie di motivi, perdono, diciamo, la tramontana e, compiono quindi azioni in maniera inconsapevole di cui poi non serbano ricordo e durante questa fase non sanno cosa stanno facendo e risultano scomparsi, sì, è una possibilità, però appunto per, una percentuale davvero infinitesimale di questi casi, perché, comunque qua si tratta di casi in cui i soggetti non sono stati assolutamente, ritrovati, di cui non si è percepita traccia, parlo appunto delle persone scomparse a tutto tondo. Casi invece di persone che, così possono aver avuto questo fenomeno dissociativo, sono casi che però sarebbe più facile riuscire a ritrovare questi soggetti, perché comunque, se uno scompare, così, in questo stato confusionale, nel senso che non, come dire, come se fosse una forma di, dissociazione psicologica grave. In casi del genere comunque le fotocamere ti riprendono, altre persone ti vedono, vieni segnalato, per cui anche se tu vuoi scomparire dal mondo, però il mondo non scompare a te e verresti visto. Quindi, secondo me si tratta di pochissimi casi che possono essere inquadrati in questa maniera. E pur essendo ovviamente una pista da tenere in considerazione tutte le volte che capita un caso di sparizione, anomala, cioè anche questo va tenuto in considerazione, assolutamente. Vabbè, io credo che in questi casi si attivino, che non è come in Italia, naturalmente, che c'è la polizia o i carabinieri, per dire, che fanno l'investigazione e nel momento in cui si hanno delle tracce, eccetera, viene chiamata la scientifica, che poi la scientifica dei carabinieri è una per tutta Italia. Quindi diciamo che costa anche parecchio mobilitarla. Negli Stati Uniti, in Canada funziona diversamente, ovviamente ci sono le polizie locali, gli sceriffi, eccetera, poi le unità della scientifica si muovono sul territorio con gli aerei molto rapidamente, anche l'FBI nel caso di indagine ufficiale federale, con più casi, sospetto di serial killer e roba di questo genere. Esatto. Quindi è anche molto più facile che nell'apertura di un'investigazione all'inizio ci siano magari, o sparo un numero naturalmente, ma non nel senso che è così, una decina di ipotesi da vagliare, tutte aperte, tra cui anche quella dei problemi di crisi psicologica, di crollo psichiatrico, eccetera, così come quella del serial killer, che è sicuramente una delle ultime che viene esclusa, soprattutto proprio perché c'è un'assenza di prove e in genere i serial killer sono proprio quelli che tendono a non lasciare traccia, che tendono in qualche modo anche a evitarlo, quindi a studiare il modo di compiere il crimine più perfetto possibile proprio per non essere individuati, per poter perpetuare quello che fanno, eccetera. In questo senso, purtroppo ci sono tante serie televisive e tanti film che fanno da maestri in questo senso, perché ci raccontano come da una parte vengono svolte le indagini, ma dall'altra anche come funziona la mente di questi individui. E poi ovviamente ci sono tutte le varie sfaccettature e anche lì l'indagine, secondo me, tra un bambino e un adulto, e anche dipende dall'età dell'adulto, le cose cambiano perché naturalmente il bambino in linea teorica non è soggetto alle stesse problematiche di un adulto, ed un adulto dipende dall'età, dipende dal sesso, sicuramente ha problematiche anche un po' leggermente differenti. Lo stesso vale per il luogo dove è cresciuto, il modo dove è cresciuto, eccetera. Non dimentichiamo che il Nord America è un continente dove ci sono climi differenti, condizioni differenti, modi di vivere differenti, ambienti differenti, dialetti, modi di parlare l'inglese da uno stato all'altro diversi, modi di concepire l'amicizia
il lieto vivere, la comunità, eccetera, eccetera, che sono completamente diversi dal nostro. Quindi ogni volta che si cambia il contesto, probabilmente l'indagine tende a far presente tutti i dettagli e tutte le problematiche di quel contesto, a meno che, come nel caso che hai raccontato all'inizio, dalla Florida dov'era? No, dalla California alla Florida, Certo. allora lì è diventa tra l'altro un caso federale e la cosa è diversa. In pratica io credo che l'investigazione di questi casi, che c'entri o meno, alla fine si svolge più o meno, almeno all'inizio, alla stessa maniera di come si svolge il caso di mutilazioni animali e mutilazioni umane, nel senso che si parte sempre dal luogo, dalla comunità, dalle caratteristiche climatiche, eccetera, visto che in questo caso influiscono pure, per poi finire alle problematiche personali, gli studi sulla persona, eccetera, che qua secondo me sono fondamentali. Una cosa che mi ha colpito moltissimo di quello che tu hai detto è il fatto che le persone rapite si pensa che possano avere un quoziente intellettivo più alto della media. E questa è una cosa che mi colpisce molto, perché sicuramente non è una cosa che lega le vittime da un punto di vista delle caratteristiche fisiche, delle tratti somatici e tutta una serie di cose che normalmente sono tenute in considerazione proprio nei casi seriali, che in questo caso invece vengono a mancare, perché se questa è una caratteristica primaria, una delle caratteristiche primarie, o bisogna conoscere direttamente la persona, perché per sapere che una persona ha un'intelligenza superiore alla media, maggiore intuitività, eccetera, la devi conoscere, la devi frequentare. Oppure c'è qualche metodo a noi sconosciuto per individuare questa categoria di persone. Ma in questo caso la domanda mi viene spontanea e ritorno di nuovo al soprannaturale, quindi alieni o altro. Cosa ne pensi di Beh, sì, questa? sicuramente questo aspetto per cui le persone rapite presentano dei minimi comuni denominatori è qualcosa di molto interessante, perché fa comprendere come ci sia una sorta di longa manus che dirige il fenomeno, comunque che si tratti di un fenomeno intelligente che non opera a caso, per cui le persone rapite, le persone che vengono fatte scomparire, è come se fossero selezionate sulla base di criteri che nel momento in cui uno, come può essere Paulides, si trova di fronte a migliaia e migliaia di casi, è ovvio che si trova quindi nella posizione di poter tirar fuori delle statistiche. Quindi, così come in queste statistiche ha visto la predominanza anomala di soggetti di ascendenza germanica, ha visto anche il fatto di come la percentuale di soggetti con patologie molto rare sia fuori della norma, per cui se ad esempio una certa patologia colpisce, non so, una persona su 1.000.000, all'interno di questi rapiti invece la percentuale dei soggetti che hanno quella patologia è, non so, 1 su 1.000, anziché 1 su 1.000.000. Quindi tutte queste statistiche che vengono trovate da Paulides, perché ovviamente risultano eclatanti, risultano sconvolgenti, nel senso tutto ciò che esce da un pattern standard è un qualcosa che rappresenta una sorta di spia rossa all'interno delle indagini. E sul discorso dell'intelligenza, anche lì si apre come dire, un ventaglio di domande ulteriori, perché giustamente, come hai detto, ci si chiede come sia possibile che questo livello di capacità intellettive venga percepito da fuori. Quindi il fenomeno, quando si mette in moto per portar via la persona, come abbia fatto a individuarla come soggetto dalle capacità intellettive fuori del comune. Questa sicuramente è una domanda che
che lascia abbastanza perplessi. E l'aspetto secondo me interessante è appunto poter avere a disposizione tutta questa casistica, per cui avere queste migliaia di casi sott'occhio, poterli indagare e poter notare quindi degli elementi che ritornino tra loro. Questa secondo me è la chiave per riuscire a trovare risposte, perché quando vedi questi elementi che sono così fuori rispetto alla norma, rispetto anche alla media statistica, sei di fronte a un qualcosa che sa di prova, ecco. Prova di che cosa non è facile capirlo, ma sicuramente un qualcosa che va notato. Un'altra cosa adesso che mi viene in mente, mentre tu parlavi, che hai citato il ceppo etnico germanico come diciamo uno di quelli più soggetti a questa, chiamiamolo, traffico. Ora, io ricordo che il ceppo germanico di fatto è il ceppo più diffuso sia negli Stati Uniti che nel Canada del Sud, che è proprio la zona adiacente dove avvengono queste cose, che ha superato quello inglese, quello irlandese, quello italiano, eccetera. Ma è anche lo stesso ceppo dei Celti e in parte anche norreno. Quindi è lo stesso ceppo che racconta quelle storie di migliaia di anni prima, di centinaia di anni prima, in cui la gente spariva, che tu hai citato prima. Quindi ci potrebbe effettivamente essere una connessione proprio con la genetica di questo ceppo. Sì, perché è vero appunto che la popolazione di ascendenza germanica rappresenta la maggioranza rispetto a quella britannica, rispetto a quella irlandese, rispetto a quella italiana o francese. Ma quello che Paulides ha notato è che nella casistica di rapimenti questa maggioranza, che è molto lieve nella popolazione, invece nei casi di scomparsa non è affatto lieve, per cui c'è una preponderanza eclatante nel fatto che appunto le persone con ascendenza tedesca siano più rapite rispetto ad altre. E sicuramente il fatto che appunto anche il folklore di quelle aree parli e racconti di questi casi di scomparse mostra un filo rosso di sicuro interesse, perché comunque è come se le persone che venivano dall'Europa, poi una volta giunte in Nord America, fossero di fronte alle medesime problematiche che avevano anche nelle rispettive madrepatria, per cui c'è una qualche connessione che va indagata, perché sicuramente non è frutto di caso né di coincidenza, visto che appunto c'è una deviazione rispetto alla media numerica che non è normale. Allora, Umberto, faccio vedere la prima carta geografica. Che cosa ci mostra Sì, questa questa è una carta? carta molto interessante che è stata composta dallo stesso Paulides, che ha voluto mostrare come queste scomparse non accadano in maniera casuale o in zone abbastanza, diciamo, randomiche, ma avvengano in precise aree molto circoscritte, per cui specialmente appunto in California, nel Yosemite National Park o anche in tantissimi altri parchi nazionali, però appunto con una frequenza che, come possiamo vedere, ci mostra delle aree in cui avvengono tantissimi rapimenti e al contrario delle aree che, pur essendo magari al tempo stesso ugualmente poco antropizzate come altre, cioè ad esempio noi vediamo in alto a sinistra vediamo il Washington State, vediamo l'Oregon, vediamo il Nebraska con tantissimi casi di sparizioni, tutte sul lato est, sul lato a sinistra, quindi il lato ovest, compresa quindi anche la California con tantissime sparizioni. Poi vediamo tutta quella sorta di fascia centrale dove invece non è accaduto assolutamente nulla e sono zone che hanno poca antropizzazione esattamente come l'Idaho, esattamente come il Washington State, esattamente come l'Oregon. Lasciamo perdere la California che è ovviamente molto antropizzata, anche se non nelle zone dei rapimenti, perché California
uno pensa a Los Angeles, pensa a San Francisco, pensa a San Diego, pensa a quelle zone lì, ma non sono quelle le zone dei rapimenti, sono zone molto più interne, come vediamo in questa mappa, e sono zone quindi che sarebbero comparabili con altre zone in cui sostanzialmente c'è poca gente, ci sono tante distese, ampie distese naturali, però in queste zone invece di questi stati più verso questa fascia centrale non ci sono sparizioni, cose che invece avvengono appunto in quegli stati dell'ovest che ho citato. Idem per quanto concerne la costa est, in particolare il New England, abbiamo tantissimi casi di sparizione, sempre però appunto in aree ben precise, ben determinate, per cui è questo che ha incuriosito molto Paulides, cioè come queste sparizioni avvengano in zone fortemente circoscritte, fortemente determinate, e in cui, come diciamo all'inizio, ci sono tante tradizioni passate di rapimenti, di fenomeni fuori del comune, quindi come se fossero delle aree di alta stranezza che perdura e continua nel corso dei secoli, se non dei millenni, visto che comunque anche le tradizioni dei nativi americani riportano come questa casistica di sparizioni, di entità dei fiumi, dei laghi, dei torrenti che sono lì apposta per portarti via. Allora, poi c'era un'altra mappa, che è questa, anche se non è nitidissima. Questa è interessante perché mostra tutta una serie di caverne presenti negli Stati Uniti, ed è interessante notare come ci sia una forte sovrapponibilità, nel senso che specialmente nel New England e comunque nella costa est, tutte queste zone con cave e caverne sono le zone in cui maggiormente avvengono sparizioni, quasi ci fosse una sorta di correlazione, specialmente appunto per quanto riguarda tutta la costa est. Visto che nella costa ovest in effetti ci sono meno cave, per quanto comunque la cosa interessante è che tutta quella fascia centrale in cui non ci sono casi di sparizioni sostanzialmente corrisponde alla mancanza di caverne di questa fascia centrale che vediamo anche in questa mappa, per cui è interessante notare questa convergenza, nel senso, da un punto di vista di cercare di trovare risposte, di cercare di ventilare ipotesi. È ovvio che vedere la sovrapponibilità sostanziale di queste due cartine pone delle domande non irrilevanti. Allora, io ritorno un attimo a mostrare quella precedente per poi far vedere, come ti ho fatto vedere all'inizio, che Certo. Escludendo la zona del New Jersey, che qui praticamente non credo che sia compresa tra quelle dove ci sono maggiori sparizioni, di fatto tutto il resto della mappa è sovrapponibile con quella del Norfolk degli avvistamenti di questo periodo. Che ne Assolutamente pensi? sì, questa è una fase di molteplici avvistamenti e è curioso quindi notare come queste tre mappe siano tutte fortemente sovrapponibili, per cui anche in zone con cioè ad esempio se prendiamo come esempio la costa ovest, tantissimi avvistamenti anche in zone che uno non si aspetterebbe, in zone in cui appunto abbiamo visto esserci molti casi di sparizioni, così come anche la presenza di tante cave e caverne. E quindi ancor più viene fuori il potenziale collegamento con la tematica ufologica, con il fatto quindi che si tratti di fenomeni connessi. Del resto l'ultimo libro scritto appunto da Paulides si chiama Missing 411, The UFO Connection, quindi la connessione con il fenomeno ufologico, proprio perché Paulides stesso ha visto come questa connessione ci sia, da casi appunto di avvistamenti e sparizione a caso di rapimento di entità, e quindi sì, quindi sicuramente è un profilo di indagine che è quello che ultimamente viene più preso in considerazione, perché appunto consente di portarsi su strade che in prima battuta non erano state considerate.
e ancor più quindi questa mappa del Nufork ci mostra come non si tratti di coincidenze, ma si tratti quindi di un'ipotesi di lavoro che va presa in considerazione. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, sarebbe interessante scoprire se i luoghi di sparizione tra la Germania, l'Olanda e il Regno Unito, quindi appunto le zone dei popoli anglosassoni che poi in gran parte corrispondono, fatta esclusione della Gallia, dell'Ispania, eccetera, alle popolazioni celtiche, se corrispondono anche in questo caso alla mappa del Nufork, dove ci sono gli avvistamenti che sono maggiormente concentrati in Europa, proprio nel Regno Unito, in Olanda, Belgio e Germania. Chiusa questa parentesi, io direi di passare alle domande, Umberto, se sei d'accordo? Certo. A meno che non hai qualcosa di importante da aggiungere, perché sono tante le domande, quindi dove arriviamo mettiamo punto, poi procedo io serenamente. Certo, no, passiamo pure alle domande, direi che l'argomento l'abbiamo inquadrato nella sua completezza, erano i discorsi che appunto volevamo fare, direi che li abbiamo trattati tutti. Allora, questa è una domanda abbastanza strana di Eclipsia. Quanto potrebbe essere utile un chip sotto pelle per poter individuare eventuali persone scomparse? Secondo me dipende dal segnale. Un chip che riesca a geolocalizzarti, come dire, per definizione sarebbe molto utile a localizzarti, in quanto se si comporta esattamente come quelli che uno monterebbe sull'auto per vedere dove gliel'abbiano portata una volta rubata, essendo il funzionamento lo stesso, sarebbe molto utile per questa finalità qua. Per cui se uno ha questa curiosità, nel senso, così come ha timore che gli portino via l'auto, ha anche timore che portino via se stesso, un chip effettivamente ti può far capire dove ti abbiano portato. In questo caso quindi ti possono eventualmente venire a prendere, per cui, cioè, da un punto di vista tecnico l'utilità c'è. È come il sensore satellitare praticamente. Sì, esatto, sì. In alcune zone montuose le sparizioni possono essere imputate a esseri dell'entroterra? Beh sì, la tematica segue esattamente questo filo rosso, cioè il fatto che queste sparizioni possono comunque essere effettuate anche da entità di cui si sa poco, da entità che potrebbero anche provenire sì, nel senso dall'entroterra, nel senso dal centro della Terra, cioè che ci siano tutto un sistema appunto di cave, di caverne, che collega vari punti del mondo in cui le persone potrebbero venire portate, ma anche da un punto di vista invece un po' più sottile, nel senso di parafisico, queste entità di cui ci parla anche l'antropologo Ivan Suenz a inizio Novecento, la gente dell'epoca che viveva ancora appunto in Irlanda a inizio Novecento o in Galles o in queste zone raccontavano tranquillamente dell'esistenza del piccolo popolo che voleva portare via le persone, per cui tradizioni di entità appartenenti appunto come dire, al folklore, ma nel senso a questa sorta di umanità parallela esistono e come, per cui poter ipotizzare l'esistenza di questi esseri, sì, direi che probabilmente è l'ipotesi più accreditata su che cosa possa realmente accadere. Poi volendo ricorda molto anche le fiabe moderne, anche quelle della Disney, perché per esempio L'isola che non c'è di Peter Pan, che rapiscono i bambini, eccetera, ricorda molto questa cosa, ovviamente in modo Beh sì, fatto considera che l'autore comunque era inglese, quindi era fortemente addentro a quel tipo di humus culturale che sicuramente quindi ricordava tutto questo passato folcloristico, quindi aveva nel suo DNA, anche nei suoi ricordi, tutte questi racconti tradizionali di sparizioni, di reami paralleli, assolutamente. Nel 78 in Australia
Un pilota di Cessna, Frederick Valentich, scomparve a seguito di avvistamenti UFO. Dopo fu trovato l'aereo con l'abitacolo serrato senza il pilota. Conoscete il caso? Io personalmente non me lo ricordo. Sì, questo caso ho anche scritto un articolo, c'era anche il tracciato, non radar, il tracciato audio del suo discorso con la torre di controllo e si avvicinò sempre di più a un oggetto non identificato e poi effettivamente scomparve. Del particolare dell'abitacolo serrato senza il pilota non ricordavo sinceramente questo particolare fortemente inquietante. Però sì, 78 Valentich Australia, avvistamento su casa, me lo sì. sono ricordato pure io perché ci ho scritto pure un articolo, non me lo ricordavo più completamente. Sì, 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 un caso di quelli sicuramente più probanti dell'esistenza di qualcosa di anomalo, questo è sicuro. Credo che ce ne sia stato uno analogo anche nel Regno Unito nello stesso periodo, con un pilota militare, su cui dovrei aver scritto Il anche qualche... caso nel 52 c'è il caso di Mantell, No, ma quello è quello americano. No, sì, no, in questo caso proprio della RAF britannica, però non mi non me lo ricordo. ricordo questo, no. Aspetta che forse l'ho trovato. Sì, pilota, incidente pilota britannico, così ti dico qual è. 1970, ricordavo che era il periodo. Mm. eh, Pilota della RAF, William Schaffner No, si non mi chiama. ricordo questo, no. No, io non me la ricordavo nemmeno. Ci ho scritto articoli qualche anno fa e avevo messo nel dimenticatoio. E andiamo avanti con le domande. Tra le persone poi riapparse si parla di sparizioni di ore, giorni o addirittura anche settimane? In certi casi anche mesi. Un caso, quello che riportavo prima del tizio che sciava in California per ritrovarsi in Florida, 14 mesi. 14 mesi di buio totale e tra l'altro si ritrovò in Florida vestito da sci, come era in California 14 mesi prima. Ci sono appunto casi sì, in cui appunto la sparizione dura ben più di settimane, casi in cui appunto la persona poi ha dei ricordi molto vaghi, molto confusi e non ricorda che cosa sia accaduto, è come se avesse un blackout totale. Per cui sì, c'è una vasta casistica di persone che dopo mesi tornano e senza essere particolarmente in grado di ricordare cosa sia accaduto nel frattempo, per cui è sicuramente una casistica copiosa. Questa è una domanda mirata che ti fa Maya. Cosa pensi del caso di Azaria Chamberlain in Australia del 1980? Io non lo conosco. Ma penso di averlo trattato nel mio testo Scomparsi, però da averlo fissato in mente da poter rispondere, no, nel senso, più che altro non mi ricordo il nome, che mi sarebbe, penso, invece rimasto impresso, perché Azaria è un nome che mi sarebbe rimasto impresso, per cui no, su questo caso mi dispiace, ma non saprei dare informazioni. Vabbè, non ti preoccupare. Io nel frattempo avevo fatto una ricerca, mi sembra di avere capito che era una bambina neonata, forse. Ah, O almeno credo, vabbè, comunque, non lo so. mi documenterò per poter dare un quadro più preciso. Le sparizioni avvengono per lo più in zone remote e meno abitate? Vabbè, questa abbiamo già risposto Sì, che praticamente. in realtà purtroppo no, cioè avvengono anche in contesti fortemente abitati, c'è tutta una casistica
in zone universitarie, in zone come il caso appunto invece del tifoso di hockey di Boston, per cui il caso ovviamente più eclatante sì, è quello magari in zone isolate, quello che scompare, viene poi ricercato dai cani molecolari, però Paulides ha scritto anche testi relativi a scomparse invece in zone assolutamente abitate. Allora, intanto do lo stop alle domande, che altrimenti qui continuano. Questa parola slang o sinonimo di informazioni di compagni dato nel termine sinonimo di informazione. Allora, vabbè. Domanda di Simona. Cosa pensa Umberto del caso Zanfretta? Zanfretta io penso che sia assolutamente uno dei pochissimi casi supportati da prove, perché comunque Zanfretta, specialmente i primi accadimenti, i primi suoi episodi di abduction sono sicuramente fortemente provati, nel senso che c'era tutto un contorno di testimonianze esterne, di accadimenti oggettivi, di ritrovamenti anche di stranezze sulla sua auto con la parte superiore dell'auto bollente in una notte di pioggia, l'avvistamento di un oggetto volante non identificato nei dintorni nella Val Bisagno in quei giorni lì, per cui Zanfretta secondo me è un soggetto che sicuramente si è trovato di fronte a qualcosa di anomalo, sicuramente ha avuto un'esperienza totalmente fuori del comune e per cui sì, io citerei appunto Travis Walton sul gradino più alto e poi come casi credibili e fortemente supportati da prove sicuramente Zanfretta, assolutamente sì, per cui Zanfretta è il caso più celebre italiano, sì, ma è anche uno dei casi al mondo di abduction che più hanno un contesto provato, ecco, per cui siamo con Zanfretta in un ambito fortemente spostato verso l'oggettività, cosa che invece nell'abduction in genere questo non si può dire. Per quelle ritrovate, quindi per le persone ritrovate, sono state notate delle cose in comune anche a livello fisiologico, biologico, prima e dopo, vabbè, a parte diciamo quelle che hai già detto. A livello fisiologico, a volte veniva ritrovata un valore nel sangue particolarmente elevato, ma devo andare a riprendere quale fosse questo valore abbastanza anomalo nel sangue. Era un aspetto che mi aveva incuriosito, cioè il fatto che quando vengono fatte le varie analisi o quando vengono fatte le autopsie nei casi in cui il soggetto viene trovato morto, c'è un valore che molto spesso in questi casi qua è alto, per cui rappresenta appunto un elemento di interesse perché non dovrebbe essere così alto, invece lo è, però devo andare a vedere quale sia questo valore Questo è nelle analisi del sangue. interessante, perché a secondo del valore potrebbe giustificare o essere giustificabile da fattori differenti. Sì, questo è un aspetto che in effetti va segnalato e va indagato. Andrò a rivedere appunto quale sia questo valore. Ovviamente non si tratta di presenza di sostanze psicotiche, ecco, questo no, cioè non è questo il caso, ecco, però è un valore che risulta alterato nel sangue e che Paulides appunto aveva notato come minimo comune denominatore a tanti casi di questo genere. E ancora Eclipsia che ti chiede se chi rapisce e poi li rilascia vivi e quasi illesi, quindi escludiamo i morti e gli scomparsi, non lo fa certamente per sfamarsi o per esperimenti o altro. Secondo voi che ipotesi ci sono sui motivi? Questa è una bella domanda. Le ipotesi sui motivi sono molto interessanti. Lì io trovo che sia affascinante indagare con gli studi che fanno gli antropologi su le tradizioni dei fairies. C'era uno studio degli anni '80 di una ricercatrice irlandese che parlando appunto del changeling, parlando quindi del fenomeno a cui ho fatto accenno prima, cioè
il bambino umano che viene sostituito, riportava al fatto appunto di come le tradizioni raccontino dell'interesse del mondo dei fairies verso la progenie umana e come dire, cambiando il quadro di riferimento è lo stesso tema delle ibridazioni moderne presunte umano-aliene, per cui questo aspetto che riguarda la genetica è un aspetto che è presente nel folklore, che è molto presente appunto nel folklore, e cambiano solamente i termini, cambiano i quadri di riferimento, però poi esso torna di forza anche nei resoconti relativi ad action e a cose di questo tipo, ecco, per cui però appunto le opere degli antropologi sono interessanti perché mostrano come il tema sia un tema che risale a parecchio tempo fa, per cui queste entità di Fairyland che sono interessate all'uomo, alla progenie umana, che la vogliono portare via, che vogliono rinforzare la propria razza, il classico racconto folcloristico della regina delle fate o regina degli gnomi che vuole avere un bel figlio in quanto il proprio è nato menomato con delle problematiche e di conseguenza vuole rapire una umana affinché dia costei dia il figlio appunto alla regina delle fate, quindi sostituzioni per miglioramento della specie, sono tematiche che negli studi degli antropologi sono fortemente indagate, per cui e poi ritornano nell'ambito ufologico, però appunto la loro origine risale a molto prima, quindi è interessante notare questo aspetto. Domanda di Domenico. Allora, Domenico ti fa due domande, una dopo l'altra, che tra l'altro sono secondo me un po' più tecniche come domande. Quali sono i casi di sparizione più enigmatici e irrisolti? Quali elementi li rendono così difficili da spiegare? Quali teorie sono state avanzate? In realtà sono 3 domande. Ma i casi più enigmatici, diciamo che il classico caso che abbiamo riportato è quello che rappresenta un po' la summa della enigmaticità, cioè il caso appunto della persona che magari all'interno di un gruppo, durante una gita o qualcosa, si allontana un attimo dicendo, non so, vado a raccogliere delle fragole dietro quella collina, si sposta di 20 metri e non torna più e tutti lo cercano ed è scomparso letteralmente dalla faccia della terra. Questo è un caso tipico che compare tantissime volte. Quindi sparizioni dove davvero la persona è come se fosse stata o risucchiata dal terreno o portata via in qualche maniera, in qualche modo non ben chiarito. Quindi questo è il caso proprio più standard. Le teorie diciamo che abbiam cercato di girarci intorno nel corso di tutta la puntata, cioè abbiam cercato di capire Bigfoot, entità parafisiche, entità di altri pianeti, entità di altri piani, presenza di dimensioni parallele, portali in cui si casca in certe circostanze, apertura di varchi su altri mondi. Cioè, diciamo che le ipotesi sono tante, pur essendo comunque tutte fortemente collegate da un filo rosso che secondo me rappresenta lo stesso filo rosso che collega tutte queste tematiche, per cui non credo che siano compartimenti stagni, UFO, entità parafisiche, spiriti, entità demoniache, credo che sia tutto fortemente collegato all'interno di quello che John Keel chiamava appunto il super spettro, nel senso questa dimensione parallela da cui farebbero irruzione tutte queste fenomenologie che sono appunto fuori dell'ordinario, che sono anomale, ma che son tutte collegate tra loro. Io penso che la visione più corretta sia questa. Allora Umberto, ci sono le ultime 8 domande, dimmi tu Certo. se procedere. Ok, come so che tu a un certo orario volevi andare, ti chiedo. Allora, domanda di Domenico: come vengono gestite le indagini sulle sparizioni misteriose? Quali sono le sfide
più grandi per gli investigatori, e quali tecniche vengono utilizzate? Ma diciamo che c'è un protocollo standard nel caso di sparizione, c'è un protocollo standard per quella che viene appunto definita all'inizio come sparizione. Protocollo quindi fatto di ricerche via elicottero, ricerche quindi aeree, ricerche con cani molecolari. E poi in un secondo momento che quando si vanno a escludere ipotesi più convenzionali, quindi assalto di animali, serial killer, sparizioni volontarie, escluso tutto quello, la sparizione viene definita quindi misteriosa. E le tecniche appunto sono quelle, quindi fotocamere, cioè, tracciati video, videocamere che possono aver ripreso la persona, indagini con gli elicotteri, tutta questa serie di tecniche che sono molto standardizzate e che quando non portano a nulla è ovvio che si capisce di essere di fronte a qualcosa di fortemente anomalo, per cui l'aggettivo misterioso viene aggiunto alla fine di queste ricerche quando non portano a buon fine. I ritrovati vivi sono mai stati sottoposti a ipnosi regressiva? Non mi risulta che ci siano casi di soggetti che abbiano poi, come dire, che abbiano poi subito ipnosi regressiva. Neanche quel famoso boscaiolo cacciatore di cui dicevo prima, che è quello che ha avuto un caso più fortemente vicino a un caso ufologico, diciamo. No, non mi risulta ipnosi regressiva in nessuno di questi casi, perché probabilmente lo scomparso se non è magari addentro a certe tematiche neanche ci pensa. Allora, apro e chiudo un secondo una parentesi, se c'era una domanda di Bruno, ma ritengo che sia dovuta ad una cosa che era scritta precedentemente nella live, cioè che avremmo parlato del passo di Dyatlov. Non stiamo volutamente parlando del passo di Dyatlov, farò io una puntata a parte su questo evento. Apro solo una piccola parentesi, nel senso, non abbiamo parlato perché a mio giudizio quello non è tipicamente un caso Missing 411, è un caso sicuramente da indagare, è un caso sicuramente inquietante, strano, ma non ho trovato quegli elementi da poterlo inquadrare in questa tipologia qui. Tra Pur l'altro, essendo misterioso, ecco. Sì, tra l'altro secondo me è inquadrabile proprio nel contesto delle mutilazioni animali e umane, perché ci sono delle caratteristiche delle persone, delle vittime del pasto di Dyatlov a cui mancavano proprio gli occhi, la lingua, le labbra, il retto e i genitali, le stesse parti che vengono asportate praticamente agli animali mutilati. Però affronteremo questo argomento a tempo debito appunto in un'altra puntata. Il tema della scomparsa è trattato anche da antropologi come De Martino e Fraser, che li collegano a riti magici, sciamanici. Esiste documentazione recente su casi simili? Allora, riti sciamanici proprio lo escluderei in partenza, la sparizione di persone. Poi. Ma diciamo che sì, gli antropologi trattano questa casistica e comunque gli sciamani, in quanto persone maggiormente connesse all'ambito sia spirituale sia preternaturale, sono sicuramente soggetti che hanno conoscenze su come vada il mondo, tra virgolette, nel senso come vadano le cose di questi ambiti qua, di queste fenomenologie. E documentazione su casi simili recenti, sì, purtroppo ogni anno, addirittura ogni mese, ci sono casi nuovi di scomparsa di questo genere. Polides tiene un sito abbastanza aggiornato in cui ogni mese riporta casi che quantomeno all'inizio hanno caratteristiche di Missing 411, poi possono anche non avercele più, nel senso magari la persona viene ritrovata e dice
sono scappato a Las Vegas per un mese, e quindi in quel caso non si tratta più di un missing 411, ma di un missing di altro tipo, ecco. E quindi, tuttavia, appunto, sono sicuramente casi che continuano purtroppo ad avvenire. Nel momento in cui invece ci sono tanti aspetti che li riconducono a un tipico caso di missing 411, ecco che quindi allora sì che si può parlare di queste stranezze. Domanda di Maya. Ci sono elementi particolari dove sono avvenute alcune sparizioni, tipo magnetismo o vicino a pietre, rocce con Beh forme sì, strane? il discorso rocce assolutamente sì, sia per quanto riguarda Hanging Rock, per quanto riguarda il Monte Shasta, che è molto celebre anche per incontri ravvicinati del terzo tipo, anche il film ovviamente, e, per cui strutture montuose sì, assolutamente sì. E, riguardo a una connessione particolare col magnetismo, non mi risulta, però la connessione invece con catene montuose, montagne particolari, montagne anche diciamo chiacchierate, nel senso montagne di cui già in un lontano passato ci sono casi di questo genere, assolutamente sì, per cui la connessione è presente. Ne citiamo una a caso, il Musinè. Anche, certo che sì, anche il Mosinè, certo, certo. Non troppo lontana, diciamo. E Eh poi in beh, no, Italia ce ne sono diverse di queste anche montagne. Il Gran Sasso con la sua potenziale entrata sotterranea, sì, ci sono tanti monti che, come dire, riportano strane tradizioni. Domanda di Stefano. Trovai una mucca morta in mezzo a un lungo ponte con le zampe rotte, fratturate ed esposte. Non ho idea di come ci sia arrivata. Pensate ad una sorta di abduction? Beh, lo Beh, stile. sì, ci sono casi, diciamo che addirittura nel 1897 c'è quel famoso caso di aeronave misteriosa che venne avvistata da più persone, questa aeronave che sembrava appunto uscita da un romanzo di Jules Verne, che catturò all'interno di una sorta di gabbia che pendeva da questa aeronave, catturò una mucca che venne poi ritrovata il giorno successivo a 6 miglia di distanza, spiaccicata nel ranch di un allevatore del posto, per cui casi di questo genere ce ne sono, come anche negli anni 60 il rapimento nella stessa modalità di un alce che venne preso e portato via da un UFO. E, così come ad esempio gli animali di cui abbiamo parlato che vengono ritrovati nelle cisterne dell'acqua, per cui sì, il prelevamento di questo genere non si può escludere, anzi rappresenta una casistica esistente e reale, per cui con questo illustre precedente del 1897. Ti faccio una domanda a bruciapelo, che non c'entra niente con le domande, ma siccome mi è venuto un flash, siccome prima mi ricordo che tra le cose che hai citato nei luoghi strani, anche strani ponti, se non Certo, ricordo male. anche ponti, Ponte del Diavolo, cose di Ecco, questo il Ponte genere. del Diavolo. Ne sai niente se ci sono mai stati casi strani al Ponte del Diavolo, a come si chiama? Lanzo? A Lanzo, sì. Ma diciamo che questi ponti in genere assumono questo nome sia per le circostanze magari particolari di costruzione, sia per la forma architettonicamente spinta, diciamo, quindi molto Acuta. arcuati, molto, come posso dire, arditi nella loro costruzione, e poi sicuramente si innestano anche nel corso dei secoli dei casi potenzialmente di sparizione o di sventura di qualche tipo che non fanno che confermare il nome originario che era stato dato al posto, per cui sicuramente quando i luoghi hanno quei nomi è interessante poter indagare
perché ce l'abbiano, che cosa abbia determinato quel nome e se la fama sinistra iniziale sia stata confermata nei secoli oppure no. Allora, Franco chiede, anzi afferma e poi chiede, 411 in Canadian slang è sinonimo della parola informazioni. Si potrebbe ipotizzare qualcosa secondo voi? 411 è proprio un numero di telefono come se uno dicesse, cioè come 112 carabinieri, là c'è 411 per informazioni, come 911 per segnalazioni di avvenimenti funesti, che devi chiamare appunto, non so, la polizia, lo sceriffo, c'è il 911 per segnalare felonies e robe di questo genere, ecco, e 411 invece per informazioni, per cui in realtà questo l'ha creato Polides come un nome anche potenzialmente per ragioni di marketing, nel senso di creare qualcosa di evocativo, qualcosa che nella mente di un nordamericano, che sia statunitense o canadese, richiamasse qualcosa di fortemente noto, esattamente come il 911. Quindi Che la c'è scelta del riuscito, nome è più un'operazione di marketing. c'è riuscito perfettamente Beh, perché direi di se sì, non direi erro, di il sì. suo primo libro si dovrebbe chiamare 411 o il Tutta la secondo. serie, Eh, tutta la serie si chiama Missing ci sono 3 film. 411 e poi c'è il sottotitolo per ciascun libro, per cui c'è i casi della costa ovest, quelli della costa est, quelli canadesi, quelli riguardanti in particolare i cacciatori, quelli riguardanti invece casi che sono avvenuti in città. L'ultimo con la UFO Connection è una serie molto, molto lunga. Allora, questa è una domanda in 2 parti che ci fa Salvo. David Paulides ha evidenziato il silenzio e la mancanza di collaborazione da parte del National Park Service nel fornire dati sulle persone scomparse. Ritiene esista un insabbiamento governativo dietro questi eventi? Se sì, Sì, quali lui, potrebbero essere i lui motivi? soprattutto ha segnalato, ha segnalato il fatto che da quello che ha potuto vedere, parlando anche con Guardia Caccia, parlando con membri appunto del National Forest Service, con cui ha parlato, ha notato che ci fosse, più che omertà, ci fosse l'emergere come esistano degli archivi in cui vengono contenute in maniera capillare le informazioni, per cui è come se ci fosse appunto un livello ufficiale in cui queste informazioni vengono catalogate e archiviate in maniera ancora più capillare di quanto non faccia lui. Cioè lui si è messo a fare queste cose per interesse, per passione e di conseguenza mano a mano ha composto un archivio, però da quello che lui ha potuto notare e percepire, questo archivio esiste anche a livello ufficiale, nel senso le autorità sono a conoscenza di questo fenomeno. E lui ha ricevuto appunto, cioè ha avuto delle difficoltà in certi casi, sì, con magari scarsa collaborazione da parte delle autorità inquirenti. Se ci possa essere un insabbiamento a livello governativo, dei casi in sé, no, nel senso che i casi sono alla luce del sole, indagabili da chiunque, sia da Polides stesso, sia da chiunque voglia prendersi la briga durante un caso di sparizione, prendere, partire, andare a vedere. Quello che può essere oggetto di insabbiamento è semmai le risultanze, quello che emerge dalle indagini e soprattutto anche come possiamo dire, tutti quei tutte quelle catalogazioni che vanno a costituire un archivio, per cui l'esistenza dell'archivio ufficialmente non c'è, invece secondo Polides questo archivio c'è come, con tutta questa casistica studiata in maniera ancora più, come dire, analitica di quanto non possa aver fatto lui, che è sostanzialmente un privato, pur ex poliziotto, di conseguenza comunque con una certa stima fra colleghi e sicuramente con una possibilità di
aprire più porte di quante non si possa aprire, non solo noi che siamo qua, ma anche chi fosse eventualmente là come cittadino statunitense. Allora, adesso faccio l'ultima domanda per Umberto. Prima però volevo annunciare che se, visto che comunque rimane un po' di tempo che posso stare io, se volete posso rispondere dopo che Umberto va a una decina di domande, anche se non inerenti all'argomento, ma ovviamente di argomenti trattati dal canale. Allora, l'ultima domanda di Casimir: è possibile che il ritorno e non ritorno è in relazione alla razza aliena? Nel senso, alcune potrebbero essere più o meno gentili di altre, che ne pensate? Quindi, dando per scontato che sono gli alieni a prelevare. Sì, lì è il grosso problema, lì è il grosso problema, nel senso, dare per scontato questo non è un qualcosa da poco. Quindi, cioè, secondo me il dibattito è molto aperto, nel senso, su questo io trovo che sia più corretta la catalogazione fatta da quei 2 professori di Harvard che hanno parlato di criptoterrestri, hanno parlato quindi della potenziale esistenza di una civiltà parallela rispetto alla nostra, a cui ascrivere il fenomeno UFO, e di conseguenza tutti questi avvistamenti sarebbero dovuti al fatto che non siamo soli su questo pianeta, perché c'è un'altra civiltà che può essere sotto gli oceani, può essere nel lato nascosto della Luna, può essere con una tecnologia o capacità di rendersi nascosta o di entrare nelle montagne. Per cui se andiamo su quel versante lì del fatto che ci possa già essere qualcuno qua, sì, perché no? Sul fatto che ci possano essere anche altre civiltà su altri pianeti, sì, assolutamente. Sul fatto che vengano qua a rapire e prendere in maniera più o meno indiscriminata, senza motivi chiari, quello è tutto da vedere, nel senso, quindi poter ipotizzare anche tante razze aliene, certo si può fare, però secondo me il fulcro dell'indagine dovrebbe essere ancor prima su questo pianeta e anche su eventuali altri piani, come spesso abbiamo raccontato anche qui. E quindi più o meno gentili è tutto possibile, sì, come anche no, per cui fortemente aperto il dibattito su questo. Allora, io prima di salutarti volevo dire un attimo una cosa. All'inizio di tutto il discorso hai accennato al fatto che spesso i luoghi dove spariscono le persone hanno dei nomi molto particolari che in qualche modo ricordano appunto eventi strani. E io prima di iniziare ho fatto l'esempio della Valmalenco, dove è sparita una persona ed è stata ritrovata in circostanze di cui in realtà l'opinione pubblica non è mai stata informata. Sono poche le informazioni che sono trapelate in tal senso, anche pochissime le immagini, eccetera. Non è mancato di ricordare, quando tu hai fatto quell'affermazione, che anche in Valmalenco è così. Per esempio il famoso passo degli Ometti della Valmalenco, che prende il nome proprio dal fatto che lì spesso sono stati visti, ma già da decenni, già da prima della seconda guerra mondiale, forse addirittura anche della prima, questi ometti. E lì che ci sia una presenza extraterrestre, direi che ormai è quasi scontato. Che ci sono state delle sparizioni di animali e anche di persone poi ritrovate morte in luoghi dove erano già state cercate, quindi una casistica che potrebbe rientrare in questa del 411. Di fatto avvicinano e accostano forse la nostra Valmalenco, anche se molti la vedono solo come un luogo idilliaco di belle esperienze e di alieni positivi, ma c'è ben altro che non viene commentato altrettanto, diciamo, pubblicamente. Questo Beh, sicuro, ti dico io l'unico aspetto è che penso che siano alieni nel senso più ampio del termine, sì. Che vengano da altri pianeti ho qualche dubbio, cioè nel senso, secondo me sono esseri ed entità che sono fortemente connaturate e connotate con il territorio, cioè sono entità che sono lì da sempre.
Un po' Allora, come si vedono i castori in altre zone, in certi ambiti si vedono gli ometti, che però non sono ometti appartenenti al nostro piano del reale, ma ogni tanto si fanno vedere, però non credo che vengano da altri pianeti, ecco, questo no. ritengo che in questo ovviamente le tesi dei criptoterrestri ci aprono molti orizzonti e sono sicuramente molto interessanti perché riescono a insinuarsi in molte teorie, forse con più facilità di quella degli alieni che arrivano da altri mondi o da altre dimensioni. Prima di salutarti ti volevo dire che c'è Franco, uno dei miei moderatori, che insiste nel dire che praticamente dovresti continuare a rimanere qua in live. Ora si è unito anche Davide che dice grazie Ma Umberto, torneremo, ti vogliamo qui. torneremo di E sicuro, allora poi ci organizzeremo assolutamente, no, altre assolutamente, puntate. Io ben intanto volentieri. ti ringrazio tantissimo di essere stato qui e diciamo che so che eri molto impegnato, abbiamo spostato infatti al No, ma giovedì grazie di cuore a te, assolutamente. È sempre un piacere poter venire con te, parlare con tutto il pubblico del canale, che vedo appunto che mi sta scrivendo anche qua nella chat su Sì. YouTube. Tutti gentilissimi. Grazie di cuore e Grazie a te alla Umberto. prossima. Grazie Alla Gabriele. Ci prossima. Un vediamo, abbraccio e grazie. buona serata, buon Un abbraccio a proseguimento. tutti, grazie. Ciao. 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 Allora, intanto mentre scrivete qualche altra domanda, io ho visto che già ce n'è una, appunto do lo spazio a una decina di domande. Vi ho messo i link dei due articoli dei due piloti spariti che ho scritto qualche anno fa, di cui non avevo più memoria completamente, ma credetemi, è abbastanza normale che dovendo leggere, studiare, imparare, ricordare giorno per giorno ogni cosa, qualcosa va nel dimenticatoio e se non c'è un input. E infatti nel momento in cui ho letto quella domanda, qualcosa mi ha fatto accendere una lampadina, non ricordavo niente, ma ho detto vuoi vedere che ne ho invece parlato e sono andato a cercare nel sito, poi ho visto che c'era Franco che diceva che ne avevo parlato nel 2022, vedete, lui se lo ricordava e io no. Va bene, chiusa questa parentesi, volevo annunciarvi che ho creato una nuova pagina sul sito internet che sicuramente alcuni di voi troveranno molto interessante. La pagina l'ho linkata nella community del canale, quindi potete accedervi direttamente da lì se siete sufficientemente pigri da non andare a digitare direttamente il nome del sito o il link, che poi lo potete pure copiare e incollare. Nella nuova pagina del canale ci sono, allo stato attuale, ringrazio Mamel per avermi dato i link, poi non sono riuscito a utilizzare i suoi link, quindi sono andato a cercarne altri, alla fine sono riuscito a mettere 6 webcam H24, 3 delle quali sono delle spiagge del New Jersey dove potete andare a seguire ed eventualmente registrare qualora vedete stranezze a livello di droni, di plasmoidi, di UFO, eccetera, ma lì in mezzo ci sono, come ho spiegato anche nella scorsa live, barche, navi, aerei, c'è un mix. È abbastanza complicato riuscire a quindi fare una scrematura eccetera, però vi invito, se mai siete appassionati di questo e vi va, di passare da lì dove potete vedere direttamente dalla pagina le webcam. Ma la pagina è in work in progress, quindi inserirò altre webcam se ci riesco. Ce ne dovrebbero essere alcune inseribili da vulcani e altri luoghi dove gli avvistamenti UFO sono frequenti. E approfitto per dirvi che la mia intenzione è inserire anche il live streaming della ISS, ma ho scoperto che in questo momento
tutte le live della ISS non funzionano. Se andate a cercare, e l'ho scoperto grazie ad un utente del canale che non cito perché non so se vuole essere citata, che mi ha fatto presente che tutte le live streaming di YouTube della ISS erano tutte vecchie e non ce n'erano di nuove. Allora sono andato a fare una ricerca per cercare di inserire la live della webcam, di una delle webcam che dovrebbe essere di dominio pubblico, che è quella in cui si fanno spesso avvistamenti UFO, e ho scoperto che in tutti i siti dove si entra, in cui era visibile, non è più visibile. Dà la schermata nera e dice che al momento non è disponibile. E a quanto pare è una cosa che va avanti da settimane o forse da mesi. Io la sto scoprendo ora, non so se qualcuno di voi ne era a conoscenza, ma è una cosa stranissima, che guarda caso va a coincidere con il fenomeno dei droni, dei plasmoidi, eccetera. Non so se è ancora visibile con l'app, credo di sì. Con l'app del telefonino è possibile ancora vederle. Non so se la live però è in leggero ritardo e quindi magari hanno la possibilità di andare a rimuovere qualcosa di troppo eclatante. Però su questo non ci metto la mano sul fuoco. Allora, domanda di Maya. Potresti fare una live sul triangolo delle Bermuda? Allora, Maya, come tu sai, perché già 2 volte hai chiesto di trattare degli argomenti, una volta con Roberto Lombardini ti abbiamo accontentata, un'altra volta ci stiamo provando, ma è abbastanza difficile. Per quanto riguarda una puntata sul triangolo delle Bermuda, io ti dico che è già in programma, ma in data da stabilire. Probabilmente la farò da solo, ma comunque continuerò a cercare una persona che conosce, perché mi piace di più, diciamo, interagire e scambiare. Ma giusto per io ho un libro sul triangolo delle Bermuda che è meraviglioso, che è questo, che non credo che sia più in commercio, e lo tenevo proprio qua davanti a portata di mano perché in futuro organizzerò questa puntata, quindi so che non sarà una cosa gradita solo per te. Domanda di Paola: ma poi gli alieni di questi organi interni di animali e umani a cosa gli serve? Allora, questo, Paola, io ritengo che possiamo solo fare una supposizione. Quello che viene asportato sono parti molli dell'organismo che contengono o producono per lo più ormoni e sangue. Quello che possono fare è probabilmente legato al nutrimento o alla produzione di sostanze specifiche per scopi specifici che possono essere di carattere medico, sanitario, nutrizionale e via discorrendo, ma sono solo ipotesi. Non dimentichiamo, anche se tendiamo a dimenticarlo volontariamente perché sono cose che ci possono sembrare un po' schifose, che in tutto il mondo ci sono casi legati a gente che beve il grasso umano, di gente che viene uccisa per prendergli il grasso. Non dimentichiamo che c'è gente che viene uccisa per il cuore, per mangiarsi il cuore, il fegato. Non dimentichiamo la questione dell'adrenocromo. Per ora sto, diciamo, richiamando all'attenzione più volte, che tra l'altro è un elemento legato alle motivazioni per cui è stata creata la Space Force. Apro e chiudo una parentesi. Quando venne fondata la Space Force, furono approvati i bilanci del primo anno. Il secondo anno, quindi alla fine, diciamo, del governo, già era finito il governo Trump,
del primo mandato presidenziale, viene fatta una seduta al Senato per l'approvazione dei finanziamenti per le Space Force per i 2 anni successivi. Durante la discussione tra i senatori, il senatore Blumenthal, che è famoso perché parla spesso di abduction, mutilazioni animali e umane e altri fenomeni e cose particolari, dichiara davanti al pubblico che uno dei motivi per cui i presenti devono finanziare le Space Force è l'uso di adrenocromo che viene recuperato dagli extraterrestri che vivono tra di noi. E gli altri motivi per cui dovrebbe essere finanziata, lo dice Blumenthal, ci sono i video, oltre a quelli canonici per le sfide, per l'esplorazione spaziale, per contrastare le armi nucleari nemiche, eccetera, eccetera, c'è il contrasto del fenomeno delle abduction, il contrasto del fenomeno delle mutilazioni umane e animali, e tutta una serie di elementi per cui sarebbero nate le Space Force e che quindi avrebbero anche uno scopo di contrastare tutte queste porcherie, diciamo, di cui l'umanità è vittima. Potrebbero ricercare dei discendenti in base alle zone dei rapimenti? Allora, premesso che l'argomento dei Missing 411 non è argomento mio di studio e di ricerca, quindi non ne so quanto ne sa Umberto. Quello che posso dire è che se così fosse, chi fa il rapimento deve essere a conoscenza di dati specifici genetici di persone a distanza anche di decenni o forse anche centinaia o migliaia di anni. Questo è fuori, secondo me, dalla portata di noi esseri umani e quindi implicherebbe un qualcosa di soprannaturale, di conseguenza la sfera degli alieni, dei criptoterrestri, eccetera, diventa molto più plausibile. Che patologia accomunano i rapiti? Per quanto riguarda il qui, vuol dire che siamo controllati, che ci riesce stando il borghese fra di noi. Allora, io non credo che ci sia una patologia comune, ma sarebbe interessante se venisse scoperta. Per quanto riguarda il QI, se siamo controllati da una fazione di esseri umani, vorrebbe dire che tra di noi ci sono degli esseri umani che sono avanti 100-200 anni a livello tecnologico rispetto a quello che noi conosciamo. Direi che è molto più plausibile e più semplice sempre l'ipotesi criptoterrestre e extraterrestre, perché sicuramente con strumenti che già partono da tecnologie molto più avanzate è molto più facile. Faccio 2 esempi pratici. Quando si parla di persone che hanno la sensazione di essere osservati, poi guardano il cielo e vedono che c'è l'UFO. Persone che si sentono osservate, prendono il telefonino, la macchina fotografica e cominciano a scattare foto e beccano l'UFO in aria, anche se magari non lo vedevano. Allora, questo ci deve portare a pensare che, uno, noi abbiamo delle capacità che non conosciamo di collegamento di percezione, e due, che probabilmente loro hanno a bordo un qualche strumento che percepisce anche a distanza quando qualcuno si accorge di loro e reagiscono di conseguenza. Quindi se ci sono questa tipologia di tecnologia,
che secondo qualcuno sono invece gli alieni che sono telepatici, eccetera. È una possibilità, non è una certezza, è una cosa non esclude l'altra. Ci potrebbero essere razze telepatiche, ci potrebbero essere razze che utilizzano strumentazioni telepatiche o sensori che percepiscono alcune cose a livello telepatico, eccetera, eccetera. Ne consegue che quindi potrebbero avere la capacità di monitorare qualsiasi cosa, anche il nostro QI, anche la nostra genetica e persino a livello generazionale. E non dimentichiamo che quando si parla di abduction esistono proprio le abduction generazionali. Domanda di Patrick: cosa pensi della teoria della simulazione? A volte certe cose che succedono sembrano bug o glitch. Allora, Patrick, mi piace distinguere sempre quello che è tangibile da quello che è possibile. Tangibile è ciò che posso toccare e percepire, ma di cui sento la presenza a livello proprio di percezioni. Ciò che invece è possibile, ma non riesco a percepire se non a livello di sesto senso, quindi con i sensi canonici non lo riesco a percepire. E riguarda per esempio la questione della Matrix, riguarda i glitch, riguarda i déjà vu, tutto quello che vogliamo. Allora, ritengo che bisogna quindi distinguere quelli che sono i fatti da quelle che sono le teorie, le volontà, quindi la voglia, il desiderio che quella cosa sia e può modificare quella cosa nel tempo, eccetera. Ma la cosa nel tempo, allora, se io ho qui il pacchetto di Golia, non è che se io penso che questo non è un pacchetto di Golia, si trasforma e diventa un pezzo di carta bianca. No. Allora, per trasformare io questo pacchetto di Golia e farlo diventare un pezzo di carta bianca, lo devo aprire tutto, devo svuotarlo, lo devo scomporre e ritagliare. Alla fine quello che sarà un microfoglio bianco, ok? Ma non lo sto manipolando mentalmente, perché fisicamente questo oggetto è questo oggetto. Poi a livello molecolare è qualcos'altro, poi magari in un'altra dimensione ha un'altra forma. Se noi osserviamo il pianeta Terra con uno strumento che non è ottico, come per esempio le microonde, la prima cosa che ci accorgiamo è che non è una palla. La Terra non è tonda, non è una sfera. È tutta strana di forma, con parti più sporgenti, parti meno sporgenti, parti incave, parti più dense e via discorrendo. E così è tutto quello che ci circonda. Noi percepiamo le cose con una forma, ma quella forma è quella che noi percepiamo, non è la forma. Esistono varie tipi di forme che convivono in contemporanea, così come esistono varie tipi di dimensioni contemporanee che non interagiscono tra di loro. Quindi quando io ho un déjà vu, quando io ho un glitch o qualunque altra forma che può essere considerato fenomeno straordinario a livello di capacità, quindi una previsione, anche il remote viewing, eccetera, è più probabile che siano qualcosa dei momenti in cui le varie dimensioni che sono sovrapposte si toccano, si uniscono, rendendo quell'unione una fusione che consente alla parte in causa di vedere ciò che sta dall'altra parte, di vedere l'altra forma, di vedere l'altra scelta, di vedere cosa è successo, quindi l'alternativa
e da lì derivano appunto varie possibilità. Sto cercando di spiegare una cosa che non complicata, super, iper complicata, nel modo più semplice possibile. Quando si dice che con la mente, con la convinzione, si può mutare la materia, bisogna capire cosa si sta dicendo, senza entrare nell'assurdo. Perché se io voglio cambiare questo oggetto, non ho bisogno di cambiarlo pensando di doverlo cambiare, anche se c'è sempre un pensiero in qualunque azione io faccio. Ma se io lo prendo e lo cartoccio tutto e lo schiaccio, io ho cambiato la sua forma e l'ho trasformata esattamente in quello che la mia mente voleva trasformarlo, ma l'ho fatto fisicamente, interagendo fisicamente su materia fisica. Spero che questo esempio banale sia sufficientemente semplice da fare capire il concetto. È possibile che stanno cercando qualcosa che qualcuno degli addotti ha? Allora, Franco, io ripeto, non sono un esperto del Missing 411, ma dovendo supporre che siano casi di abduction, ritengo che questa sia la più probabile tra le possibilità. Non escludo altre. È la più probabile, quella più logica e più razionale. Stanno cercando qualcosa, a volte la trovano, a volte no. Quando la trovano, non voglio dire la parolaccia, ma sono amari di chi è stato trovato. Quando non la trovano, non abbiamo che farci, lo lasciamolo dove capita. In linea di massima, per semplificare la cosa, si tratta di questo. E magari sono così carini che quando non gli serve cercano di limitare i danni il più possibile. Quando gli serve, ribadisco ancora che sono amari, molto amari. E lì però voglio lasciare uno spiraglio aperto. E lo vedremo quando andremo a parlare, per esempio, di un caso in specifico che in questo momento ora non mi viene il nome. Vabbè, c'è un caso storico specifico su cui ci sono tra l'altro anche dei documenti scritti che tratterò prossimamente, dove si parla appunto di interazioni con civiltà aliene, con scambio di persone, eccetera, eccetera. Quindi secondo me è possibilissimo che qualora dovessero trovare, e questo lo spiraglio, quel qualcosa che gli interessa, non è detto che alla sparizione della persona equivalga la morte, oppure peggio, dove peggio sta per uno smembramento e cose di questo genere, perché gli serve quella cosa e del resto del corpo non hanno che farsene. Quindi magari l'essere portati altrove, dove vieni lasciato a vivere, che ne so, per ripopolare un mondo, oppure gli servi per qualche cosa in specifico, però magari non ti fanno realmente del male, non ti sezionano, non ti uccidono, non ti torturano, niente. Quindi parliamo comunque di teorie, di possibilità, naturalmente di speculazioni, perché non abbiamo nessuna certezza. Domanda di Casimir. Cosa ne pensi, Gabriele, sui criptoterrestri? Si è parlato di diverse razze anche in questo caso, tipo il V56, GTR cattivi. Allora, Casimir, ho fatto 2 live intere sui criptoterrestri, quindi non mi voglio dilungare sull'argomento, anche se non escludo di ritornarci in futuro qualora emergessero cose interessanti. Sicuramente lo farò quando andrò a parlare del caso di caso Lacerta, perché quello
e chiaramente dei criptoterrestri. Seconda cosa, i V56 e CTR, qualora fossero realmente esistiti, perché io qualche dubbio ce l'ho, più di uno, non risulta da nessuna parte che si parli di criptoterrestri, ma si parla di extraterrestri. Terzo punto, che ci siano diverse razze criptoterrestri, non ho modo di saperlo, ma posso supporre che secondo le teorie ufficiali ci potrebbero essere 3-4 specie e che alcune di queste potrebbero essere originarie terrestri, altre potrebbero venire da altri mondi o addirittura da altri luoghi, altri sistemi solari, eccetera, ma vivere comunque vicini a noi, in mezzo a noi, eccetera, da milioni di anni, in buona sostanza. E come ha detto Umberto, la teoria dei criptoterrestri prevede non solo il sottoterra, ma anche tra di noi, sulla Luna, sottoterra nella Luna, su Marte, su altri pianeti vicini, eccetera, eccetera. Le possibilità sono naturalmente diverse. Ultima domanda di Bruno. Potrebbero esistere fenomeni ancora sconosciuti come varchi dimensionali o distorsioni temporali che spiegano le misteriose sparizioni nelle zone più remote? Questa è la domanda che io mi aspettavo quando c'era Umberto, perché questa è una domanda che poteva aprire uno scenario diverso, che è quello dove volevo andare a parare io, ma non sono riuscito a convogliare la discussione in questa direzione. Allora, premettendo che secondo me è plausibile che ci possa essere una connessione tra varchi dimensionali e temporali e criptoterrestri ed extraterrestri, perché ovviamente potrebbero essere aperti anche artificialmente, non essere necessariamente fenomeni straordinari ma naturali. È possibile che a volte ci siano dei luoghi dove alcune persone possono varcare una soglia, e so che in questo momento c'è una persona che mi sta ascoltando con molta attenzione, una soglia che non è detto che tutti possono vedere e varcare. Si può quindi entrare in un'altra dimensione, in un altro mondo, ritrovarsi proprio in un altro mondo altrove, e so che questa cosa agli occhi, alle orecchie della maggior parte delle persone può sembrare un'assurda fantascienza, ma non tutti possono ritornare. E se vi ricordate, quando abbiamo avuto ospite Pier Fortunato Zanfretta, quando ha cominciato a parlare proprio dei portali, ha parlato di varchi temporali, spazio-temporali, dimensionali, entrambe le cose sembravano frutto di vaneggiamenti e follie, ma se ragioniamo, dove è scritto che se le dimensioni sono parallele e l'interdimensionalità prevede che tutto è contemporaneo nello stesso posto, anche se noi non lo vediamo e non lo percepiamo, che varcando una porta, cioè un collegamento in cui due veli di due dimensioni si uniscono permettendo il passaggio da una parte all'altra. C'è una serie televisiva meravigliosa da questo punto di vista che vi invito a vedere se non l'avete mai vista, che è Fringe, dove si parla proprio di questo: dimensioni parallele, interdimensionalità, viaggi temporali, portali spazio-temporali, portali interdimensionali, macchine per la fabbricazione di portali, al centro di cui
c'è l'uomo con delle caratteristiche speciali che lo rendono unico, idoneo ad uno scopo. Alla fine sembra che stiamo parlando dell'argomento di questa sera con le ultime domande che sono state fatte, sembrano la trama di Fringe. Quindi che nelle zone remote ci sia più possibilità che questi eventi accadano, secondo me è molto più possibile rispetto a delle zone invece che sono super caotiche e soprattutto piene di interferenze, perché è normale che in una zona abitata ci sono una marea di interferenze, come anche quelle tecnologiche, a livello elettromagnetico, a livello di inquinamento dell'aria, dell'acqua, della terra, eccetera, eccetera, eccetera. Inquinamento acustico, di tutti i tipi. Se noi andiamo in luoghi isolati, più lontani possibili dalla civiltà umana, più a contatto della natura, e allora è più probabile che queste cose ci siano, esattamente come ci sono con molta più probabilità tutti gli altri fenomeni. Perché se noi andiamo a fare caso, i fenomeni, più ci si allontana dalle zone abitate, più si entra nei posti isolati, lontani, sperduti, poco frequentati, eccetera, più si parla di fenomeni straordinari. Portali, UFO, Bigfoot, folletti, gnomi, fate, angeli, demoni, unicorni, i draghi. Ora, giusto per fare nomi di cose fantastiche, anche se magari alcune non sono del mondo reale. Ed è normale che sia così, perché la natura è più pura. E dove è più pura la natura, è più facile che si manifesti in tutta la sua integrità, dove la sua integrità non è quella che noi percepiamo come fisica, ma è quella che va al di là del fisico ed è connessa con le varie dimensioni. Spero di avere dato una risposta esauriente. Certo, mi avete riservato 3-4 domande alla fine veramente facili, proprio da orario di fine live. Belle domande comunque, va bene. Allora ragazzi, io spero che questa live vi sia piaciuta. Io cercherò di riportare con altri argomenti qui Umberto, naturalmente. Vi ricordo che domani c'è la live di sera, ci sarò io a parlare dei tipi di oggetti volanti non identificati. Naturalmente se ci sarà qualche novità sulla questione internazionale dei droni, di Scosio, eccetera, cercherò in qualche modo di farvela avere, diciamo, di dirvela, ma sarà incentrata la puntata su quello. Dopodiché vi ricordo che fino al 9 di febbraio non ci saranno live, ma andranno le premiere. Ce ne sono già 2 caricate, vi raccomando di non perdervele. Una su Fortunato Zanfretta, sul caso Zanfretta. Ho recuperato e ho pubblicato per voi un bellissimo video, un bellissimo documentario a colori sul suo caso, in cui c'è lui realmente che parla dei posti, e c'è una chicca che ho scoperto sul suo caso di cui non ero a conoscenza, che dice lui in questo video e che poi commento e paragono ad altri video di cui ci sono, trovate qui i racconti di casi strani che hanno un punto in comune con quello di Pier Fortunato Zanfretta. E l'altro è una mia intervista molto interessante sul fenomeno degli UAP, come lo conosciamo, prima di arrivare naturalmente a parlare di droni e plasmoidi. Dopodiché il 10 riprenderemo con la live insieme a Massimo e Salvo e la programmazione riprenderà normalmente. Quindi grazie a tutti quanti di essere stati qui con noi, un abbraccio, buonanotte, ci vediamo domani.